Live from the dungeon. Eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta anche stasera. Benvenuti sul canale Twitch di No Dice Unrolled. Questa sera, come annunciato già tante volte, porteremo un titolo nuovo, per certi versi abbastanza inedito. Si tratta di Fragment of the Past. Fragment of the Past è un progetto artistico, è un mondo fatto di frammenti narrativi attraverso scorci magistralmente disegnati dal suo autore, Massimiliano Nigro, che vuole raccontare un mondo che riprende il Mediterraneo e che genera una sorta di Mediterraneo fantastico nella quale poter ambientare storie e vivere avventure, un po' come è stato il fantasy britannico e nordico con i cavalieri, gli elfinani e tutta la compagnia danzante. Stasera giocheremo l'avventura che è presente nel Quick Start. Se volete il Quick Start lo trovate sul sito di Fragment of the Past. Se volete maggiori informazioni su Fragment of the Past le potete avere sia sul sito o sulla pagina Facebook, sia potete leggere il Bignami, cioè la nostra recensione, sulla pagina di No Dice Unrolled. L'avventura che andremo a giocare è una tragedia. In Fragment of the Past ci sono le tragedie, i cicli epici come principali tipologie di storie da raccontare. Questa è una tragedia in 2 atti che si intitola Il destino della città delle Murene. Unica altra cosa da dire è che tutti i personaggi tutti voi giocatori avete un sottobicchiere di Cthulhu bellissimo che funge da X-Card. Questo vuol dire che in qualunque momento la narrazione andrà su dei binari che possono urtare la vostra sensibilità. Potete alzare l'X-Card e l'argomento verrà terminato. Da di urta la mia sensibilità. Continuamente. Espulso. E l'argomento verrà, come dire, sfumato e si cercherà di oltrepassarlo. No world unexplored, no tome unread, no dice unrolled. Ok, allora andiamo a descrivere un attimino di che cosa stiamo parlando. Siamo in questo Mediterraneo fantastico. Adesso vi faccio vedere la mappa. Allora, questa è Aschedoria, questo continente che ricorda il Mediterraneo nelle culture, nell'architettura, nelle storie. E in questo mondo dei navigatori, un popolo giunto dal mare, gli Etoi, hanno fondato 12 città, una volta dopo essersi allontanati dalla loro patria. Queste 12 città sono poi state successivamente invase da un'altra popolazione, gli Skuzai. Quindi da una parte abbiamo dei navigatori amanti della filosofia e dall'altra parte abbiamo dei nomadi belligeranti. È passato del tempo e queste 2 culture si sono fuse in maniera diversa a seconda della zona. In questa città, la città di Beatrice, le cose sono andate in questo modo. Da una parte abbiamo la famiglia Etoi, poi, come dire, la razza imbastardita degli Etoi, la stirpe ha preso il nome di Zeugridas. Dall'altra parte abbiamo la stirpe Skuzai, nessuna è riuscita ad avere la meglio sull'altra e la città, per non collassare, ha donato un seggio nei palazzi del potere a entrambe le famiglie. Quindi da una parte abbiamo la famiglia Etoi, Zeugridas, che sono gli Acamantidi, i discendenti di Acamante, e dall'altra parte gli invasori, gli Skuzai, che arrivano dai discendenti di Tesmi, quindi i Tesmidi. Ok? I giocatori interpreteranno la famiglia degli Acamantidi, quindi coloro che una volta regnavano a Beatrice e che ora devono dividere il potere con gli invasori, che ormai sono già abbastanza stanziali qua. Lui comunque sempre. Certo. Allora, per darvi un'idea a voi e a tutti di che cosa come andiamo a giocare, abbiamo preparato un po' una sorta di, come nel teatro, la narrazione, l'elenco delle dramatis persona. Cioè potete vedere che da una parte abbiamo la stirpe degli Acamantidi,
di razza Zeugridas, che sono i figli di Erigone, che è la matriarca della famiglia, defunta, morsa da una vipera, è morta tra le braccia di uno dei suoi figli, nonostante l'altro figlio medico non abbia potuto fare nulla per salvarla. I figli di Erigone sono i 4 giocatori che vi vado a presentare. Il primogenito è Aghipo, interpretato da Andadi. Il primogenito, ma come dire, non si è sicuri che lui sia tutto figlio di Erigone, del papà degli altri fratelli, perché ha degli strani poteri legati all'acqua e si vocifera che possa essere figlio di una relazione illegittima tra Erigone e qualcun altro. Ma noi di solito cerchiamo di tenere ferma. Esatto, Pindo conosce le arti della medicina ed è colui che non ha potuto salvare sua madre Erigone. Tu l'hai trovata, lui Io non l'ho l'ha trovata. salvata. Ma hai detto Pindo, io l'ho Ah no, trovata. scusa, Aghipo non ha potuto salvare sua madre. Dopo c'è Telesforo, che è il fratello, il maggiore dei fratelli, come dire, di sangue, Più che è saggio. colui che attualmente, nonostante la stirpe sia matriarcale, ha preso la reggenza. Pindo, un gigante dalla voce angelica, come dire, un personaggio particolare, ed è lui che ha trovato la madre morsa da una vipera, almeno così si dice. Dopodiché c'era la prima delle sorelle, quindi colei che sarebbe dovuta diventare la matriarca degli Acamanti di Pasitea, che però, grazie all'opera diplomatica di Telesforo, è stata data in sposa alla famiglia avversaria, proprio per cercare di creare una pace dove c'era una faida fra due famiglie. E poi la più piccola, Biante, che dovrebbe diventare la matriarca, ma diciamo che un po' per il temperamento, un po' per la giovane età, questa cosa non è ancora avvenuta. Chiedo scusa, Aghipo è interpretato da Andadi, Telesforo da Paolo, Pindo da Luca e Biante da Andy. Completa la famiglia Ghetilo, il fratello maggiore di Erigone, che è conosciuto per il suo essere superficiale ed edonista. Un inutile. Dall'altra parte vi Lo zio sono... buffo della Lo zio famiglia. inutile, sì. Quello che Zio- fa bere le belle feste, Oh, quando è molto vabbè, alto. Zio Passi. Fermiamo un attimo, c'è l'autore del gioco che saluta il nobile Pindo, l'astuto Telesforo, il saggio Aghipo e la coraggiosa Biante. Ciao, Saggio. grazie per Saggio lavorarci. Aghipo. Sai come allora adesso? Tu non l'hai visto giocare? Speriamo di renderti Il fu saggio. Saggio perché ho accettato che tu potessi essere reggente. Dall'altra parte compariranno la famiglia dei Tesmidi, quindi Eliabro, l'anziano patriarca, parecchio anziano della famiglia Tesmide, e i suoi 2 figli, Corefo, l'erede e sposo di Pasitea, e Glauco. Tra le persone un pochettino importanti da sottolineare di questa storia vi è Cribonio, il chigliarca di palazzo, cioè il capo delle guardie, che è un titolo più del semplice capo delle guardie, cioè è un titolo comunque molto importante. Trobe, la schiava Attusas di Pasitea. Attusas è un altro popolo che ancora, non ha fatto la comparsa nelle storie ufficiali più di tanto, consideriamola come fosse mesopotamica. E Luzzo, che è lo schiavo personale di Corefo, un po' il suo maggiordomo, il suo attendente. Dopo tanti episodi di violenza, omicidi e quant'altro lungo le generazioni, finalmente vi è la possibilità per la stirpe degli Acamanti e della stirpe dei Tesmidi di trovare una pace. Telesforo, infatti, reggente degli Acamantidi, è riuscito a organizzare il matrimonio di sua sorella Pasitea con Corefo, l'erede della famiglia Tesmide. Questo matrimonio è già stato celebrato circa un mese fa, e dopo un mese è arrivato un invito agli Acamantidi per una cena, una festa, una serata di festa nel territorio dei Tesmidi, per festeggiare la famiglia unita, la prima prova di famiglia unita, di pace politica a Beitris. Per darvi un'idea, è un po' come fossero i Pitti e i Medici nel Rinascimento, che lottavano per la supremazia della rigogliosa città di Firenze. Allora, tutti voi Acamantidi vestite alla vecchia maniera Etoi, siete molto fieri del vostro retaggio. Pindo dovete considerarlo veramente un uomo di enorme statura,
che però è fondamentalmente pacifico, è un aedo, gira con questa bellissima lira fatta di corna di antilope, mentre la particolarità di Biante è di girare con un Gheras. I Gheras sono dei talismani molto importanti, sono i simboli di qualcosa, hanno un impatto nel gioco. Nel caso di Biante ha l'egida degli Acamantidi. Che cos'è? È un enorme copricapo a foggia di toro, che si dice che era un possedimento di Acamante, la prima degli Acamantidi, o fu donato da Tesmi, messo sulla tomba di Acamante alla fine della loro vita. Per darvi un'idea veloce di cosa stiamo dicendo, ecco a voi tutti i personaggi. Indovina chi è quello. Allora, a sinistra potete vedere quello che è il simbolo di Beatrice, la murena di bronzo. Dopodiché avete Pindo, mi confondo sempre, costui adesso è Aghipo, poi vi è Biante con l'egida degli Acamantidi, e per ultimo Telesforo Glaucopide, colui che ha gli occhi brillanti. Quindi io vi lascerei al momento per comodità questo, grazie, perché permette sia a voi sia a chi ci segue di avere un pochettino ricordare chi cavolo sono tutti questi nomi. Ok, allora immaginate come l'inizio di un film la vista sulla bella, ricca città di Beatrice. Immaginatevi un mondo mediterraneo con luce, colori, odori e sapori intensi. La nostra telecamera si sposta un po' fuori le mura di Beatrice. Dall'alto, che camminano in mezzo dei filari di ulivi, vi è un drappello di uomini. Scendendo, possiamo notare voi che state camminando insieme a un gruppo di schiavi, un gruppo di servitori. D'altronde siete tra i più nobili di una città molto importante di questo continente. Potete sentire le cicale che rumoreggiano, potete sentire qualche capra in lontananza. Il sole è caldo sulla pelle e l'aria ha quel calore polveroso e secco tipico del Mediterraneo. I profumi dei fiori della macchia mediterranea, mirto, erice e tutti questi aromi vi riempiono le narici. State camminando verso i colli del Glicine. Lì vi era il vostro antico palazzo, non vostro di questa generazione, bensì si tratta di un palazzo che è appartenuto alla vostra stirpe e che ora non lo è più, dopo che gli Scuzai sono giunti a Beatrice. Camminate fino che dall'alto, passando un rialzamento, una collinetta, lo vedete un pochettino più in basso a valle. Sul palazzo, sulle rovine di questo palazzo, è stato costruito un accampamento, o meglio, è stata allestito una sorta di piccolo borgo di tende, molto belle, molto ricercate, al di sotto delle quali potete vedere servitori che stanno preparando, cuochi che hanno alzato il fumo e tutto. Però questo non fa altro che farvi notare come nella vostra terra, sulle spoglie del vostro palazzo, in questo momento il popolo che aveva invaso la vostra terra ha creato vi accoglie in quello che è il simbolo della loro cultura. Che emozioni prova Biante a vedere questo? Io vedo questo segno, vedo questa cultura che quasi vuole calpestare il mio antico retaggio come un segno divino che vuole incitarmi a reagire. Il divino conosce il mio carattere, il divino sa che certe cose proprio non posso sopportarle, e vedere tutta la mia storia calpestata dagli invasori, proprio dove devo andare per quello che dovrebbe essere un incontro tranquillo e pacifico, è un segno e va interpretato come tale. Questo non significa che andrò con intenzioni di decapitare chi non dovesse essere d'accordo con me, però
significa anche che il pugno duro potrebbe essere una soluzione. Certo. Telesforo d'altronde hai faticato molto per arrivare a oggi. Sì, esatto. Allora, i miei sentimenti da un certo punto di vista possono anche essere simili a quelli di mia sorella, perché comunque vedere calpestata la mia cultura non mi fa sicuramente piacere. Da un altro punto di vista però ho lavorato molto per questo accordo, quindi quando vedo questa cosa sollevo un braccio fermando il drapello senza cercare, perché lo guido io, e sposto il mio sguardo su di loro e sorella, fratelli miei, so che quello che ora vedete davanti a voi è qualcosa di fastidioso, ma vi chiedo di portare pazienza. Siamo qui per la pace, ma soprattutto per nostra sorella Pasitea. Se non fosse per lei, non saremmo qua. Credo serva aggiungere altro. Non serve. Speriamo solo Il mio sguardo Esatto. resta un paio di Ma secondi tutti. più degli altri su Io, di te. io ti guardo ma in maniera completamente silente, non ti rispondo neanche al tuo invito a stare tranquilli, ma allo stesso tempo non faccio trasparire nessun sentimento di aggressività o altro, semplicemente ti sorrido e per prima ricomincio a camminare. Non è la sera giusta per mostrare l'impazienza. Ci sarà tempo. Neanche lo fa. Sì, d'accordo. La prima persona che deve fare un tiro per quanto riguarda i doni a inizio scena è Pindo. Pindo è un Aedo, baciato dal dono di Erigonio, dio della musica. All'inizio di ogni scena lui deve fare un tiro di fortuna per vedere se gli dei elargiscono alla sua voce quella nota soave e melliflua capace di far tremare anche i cuori più duri. Io prima però devo tirare per la follia. No, quello lo fai al sorgere della luna. Chiedo scusa, all'arrivo della notte. Caro mio, ho tutto sotto controllo. Ok. Preferivo il Ne contrario. parleremo dopo. Preferivo il Della follia, contrario. esatto. Avrei avuto un +1 se fosse andato Io bene. nel frattempo volevo chiederti se vedere quella scena può in qualche modo attivare la mia furia o se riesco ancora a controllarla. No, secondo me no, perché non è un manifesto, è una tua percezione, ma non è un oltraggio. Che poi era già lì, insomma, non Sì, è una esatto. novità. Non c'è niente di male, è più una sensazione di un reale oltraggio. Perfetto. Allora iniziamo. Ho tirato 3 su 6. Ok, quindi per questa scena, fino a che non ti dirò che la scena è finita, volendo tu Pindo, avrai questo dono del, mi pare, più 20% a Pneuma. Pneuma è, Fragment of the Past ha 4 caratteristiche, così potete seguirci meglio. Soma, tutto ciò che è fisico; Sarx, tutto ciò che è sociale e carismatico; Pneuma, percezione, intuito e rapporto col divino; e Psiche, razionalità, ragionamento, memoria e queste cose qua. Scusate se lo dico di fretta, ma ovviamente cerchiamo di razionalizzare il tempo. Allora, Dovessi cantare, canterò benissimo questo giro. Più 20. siete ripartiti verso il palazzo. La strada è ancora abbastanza lunga, in quanto eravate su una collinetta, dovete scendere lungo il pendio per poi arrivare al palazzo. Il palazzo è tutto attorniato da boschi. Non immaginate un bosco enorme, ma ci sono alberi a corona a circondare tutto il palazzo, o quello che ne rimane. State per entrare in questo cerchio di alberi quando velocemente, con fare agitato, esce un servo dalla strada, dal sentiero, un servo tesmide, chiaramente ha le insegne dei tesmidi, e correndo dice: nobili accamantidi, devo annunciarvi una cosa prima che voi arriviate al palazzo al Colle del Glicine. Che cosa è successo? Glauco, il nobile Glauco è stato trovato morto. È stato trovato morto nei boschi vicini al palazzo. È stato morso da una vipera. No! Dai! È un segno terribile. È stato morso da una vipera e ora il palazzo è in subbuglio. Vostra sorella è sconvolta e
Corefo mi ha ordinato di venire a riferirvelo prima che voi arrivaste affinché poteste prepararvi Spero ci sia ad apprendere, a incontrare gli altri. E il diavolo sarà sconvolto. Ma siete sicuro che sia stata una vipera? E soprattutto in che condizioni in questo momento? Non so niente, mi è stato detto di riferire questo. Davos. Beh, Vabbè, hai fatto il tuo lavoro, un Messere. serpente ha posto fine alla vita di nostra madre. E ora un serpente ha posto fine alla vita del... In un mondo governato dagli dei, con una fortuna che gira e che è presente, potrebbe anche essere un segno. Dei- Io lo considero un segno. Gli dei stanno parlando, fratelli. È un presagio orribile. Aprite le orecchie. Per Biante gli dei stanno urlando carica. Esattamente. Però gli dei hanno prima ucciso nostra madre, quindi un po' cammini. Molto. Grazie, però meno. Ricordo a tutti voi giocatori, non in questo momento ma in generale, che vi è possibile, quando ci sono momenti particolari, compite gesta particolari o comunque sentite un momento importante, che è vostra facoltà lanciare benedizioni e maledizioni nella speranza di essere ascoltati dal divino. Io vorrei chiederti una cosa. Non sempre una buona cosa essere ascoltati al divino. No, però in questo caso quel dualismo di serpenti potrebbe essere un buon motivo per invocare un qualche tipo di maledizione sul matrimonio e su questa scelta affinché venga rivalutata la mia posizione. Il matrimonio è già stato fatto. Esatto. No, 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 però sulle conseguenze del matrimonio, perché se comunque dopo Però un devi dire mese... che prima del matrimonio il serpente ha ucciso nostra madre. Che il matrimonio è una conseguenza del fatto che nostra madre è morta e quindi c'è stato il vuoto di Ma potere. considera che la stranezza arriva dal fatto che sia un'altra morte per serpente. Magari la morte di nostra madre, quel primo serpente, indicava la fine di un ciclo. Siamo arrivati noi 4 fratelli, è stata combinata questa cosa, un altro serpente fa capire che abbiamo preso il secondo ciclo sbagliato. Questo secondo me è un'interpretazione che va molto a tuo favore. Completamente campanile. Io potrei dire che Dall'altro invece il del- secondo serpente Tanto- è una cosa a favore mio. Sarebbe Pasitera comunque diciamo la Matriarca. matriarca. tu, Biante, puoi pensare ciò che vuoi. Diciamo che non è un modo per me lanciare maledizioni, non puoi attivamente dire questo, allora io maledico, perché tu non c'entri, sei solo una spettatrice. Vero è che ti può far pensare e che hai lanciato, come dire, lanciato l'amo del fatto che questo potrebbe essere, diciamo che è un eco che comincia a poter risuonare a tuo favore, mettiamola così. Poi c'è Pindo, l'esperto di visioni e sensazioni. Chissà cosa provi Pindo a sentir parlare nuovamente di serpenti. Sono molto scosso. Sono profondamente scosso perché Sì, anch'io perché non siamo riusciti a salvare nostra madre. la morte di nostra madre è Probabilmente molto malinconica. prima è una cosa che mi ha segnato profondamente. Da allora le mie visitazioni sono ancora più gravi di quanto siano mai state. Adesso che non ho neanche più la vicinanza della mia amata sorella Pasitea, è peggio di quanto sia mai stato. Mi manca molto, però questo non vuol dire che dobbiamo cercare di trovare soluzioni. Io non trovo soluzioni, io osservo cosa accade attorno a me e per nostra madre io ti do ragione, è una grande mancanza, ma allo stesso tempo forse qualche Dio ci ha voluto far capire che il tempo e i cicli vanno avanti. Per quanto lei abbia segnato un'epoca, ora tocca a noi farci avanti, dobbiamo farci trovare pronti e non esitare. Potresti non ballare sulla spoglia di nostra madre, potresti. Io considero Essere così solo, felice della sua morte. non sono mai stato felice per la sua morte, cerco solo di renderle giustizia senza stare a piagnucolare. Dicendo in che è un stato atto. solo già la fine di un ciclo. Esatto. Forse lei non poteva dare di più a questo mondo e verrà ricordata nel suo maggiore momento di splendore, col massimo rispetto verso di lei. Ma se questo è il tuo concetto di rispetto, ma sei ancora giovane, lo capisco. E il tuo sangue è caldo e la tua lingua corre veloce. Come un pensiero. Tutti noi abbiamo già provato il dolore della perdita recentemente, quindi sappiamo benissimo cosa stanno provando loro. Ci
Cercheremo di essere cortesi Esatto, e più... Portiamo le nostre condoglianze alla famiglia degli Scuzzai e a nostra sorella. E aspettiamoci che qualcuno possa, diciamo, accusarci di essere... Non credo, non eravamo Beh. nemmeno presenti. io non Sarebbe escludo che la un possibilità infame. di controllare i serpenti sia No, iscrivibile. però... Ok. In ogni caso chiedo a tutti di tenere un occhio attento. Sì, anche soprattutto sulla sicurezza di nostra sorella. Esatto, è quello che mi preoccupa di più. Da quanto tempo non sono Ok, io invece reputo che questi segni, chiamiamoli così, diciamo siano qualcuno che voglia mettere le nostre due famiglie una contro l'altra e che cerchi di, diciamo, esacerbare gli animi e rischio di una guerra tra la Non famiglia. che servano ragioni nuove per metterci. No, esatto, però Però- potrebbe esserci qualcun altro dietro tutto questo. Visto che la politica è il mio mondo, riesco a farmi l'idea di chi potrebbe trarre vantaggio da una guerra tra le nostre famiglie. Cioè la terza famiglia Allora, classica che potrebbe... Telesforo, tu sei astuto, sai benissimo che in un Contenuti mondo direi. dove tutto viene dato ai primi, ad esempio i secondi, tipo beh, però in questo caso è morto, però magari aveva tentato di scavalcare, oppure in caso di guerra in cui Telesforo e Biante possono morire, Pindo prenderebbe il controllo della famiglia, per quanto ti sembra così improbabile. Sì, esatto. ma io mi Però fido per di- dire, ci sono le famiglie stesse con le loro riserve che possono venire fuori. Cioè, moriste tutti, l'assente Ghetilo potrebbe ottenere qualcosa. Strano che il superficiale ed edonista Ghetilo Non abbia abbia fatto preso quello, la a meno testa. che non sia un bravissimo attore per tutta la vita. No, lo considero un povero idiota. Poi non è detto che una terza famiglia, perché non siete gli unici Toi in Era questa quello che famiglia, pensavamo. non sono gli unici Scuzzai, voi siete famiglie quelli, maggiori. quelli che i romani chiamerebbero i princeps, coloro che stavano in cima. Allora, Gribonio non avrebbe. Cribonio è la persona più atta a guidare la famiglia Tesmide qualora i tre uomini dovrebbe avere, come dire, Cribonio potrebbe fare quello che fa un generale come colpo di stato, dicendo se io ho gli opliti, Io comando. però dovrebbe in qualche modo riuscire ad agganciarsi alla famiglia. Sono tutti scenari che pensate quando state continuando a camminare, non potete fermarvi nel No, posto. chiaro. No, esatto. Si apre finalmente la radura e arriva davanti, la prima cosa che vedete davanti a voi, che per certi versi placa tutti questi pensieri, l'esuberanza di Biante fermata da quella che è l'autorità di Telesforo, perché tu hai una giustissima esuberanza, hai comunque ancora quella parte di rispetto verso colui che la famiglia ha comunque dichiarato reggente, benché non debba essere per forza mantenuta sempre. I saggi fratelli di Telesforo e Biante hanno detto la loro, ipotizzando vari scenari. Davanti a voi, Pasitea. Pasite è sempre stata bella, gentile e amata da tutti. Occhi luminosi, pelle perlacea. Sembra quasi non appartenere a questa terra così focosa, sembra quasi essere un dipinto che si è staccato da un ninfeo e ha preso vita nella vostra famiglia. Corefo da quel punto di vista è un uomo molto fortunato. Troppo. Pasitea arriva da voi vestita per la prima volta con un Scuzzai, già quello è un pugno nell'occhio da una parte, dall'altra parte è qualcosa che vi riconcilia con ciò che vedete. Fratelli, sorella, che bello vedervi! L'abbraccio. Esatto, idem. E Io apro le braccia, vado avanti. vi abbraccio uno per uno. La sollevo anche perché è piccina. Vabbè, ma rispetto a te tutti siamo vicini. Aspettavo così tanto questo momento che invece è stato macchiato da questa disgrazia e non avrei potuto sopportare un'altra morte senza la vostra presenza. Siamo qui per te, Sempre per per darti te. il nostro supporto in questo momento difficile. Certo, Speravamo di vederti felice e sorridente con il tuo sposo e non Anche per senza lo un sposo. funerale. purtroppo è questo.
vi confido che Glauco mi era molto caro. Lui solo mi trattava con quella deferenza che si deve a una matriarca, perché lei comunque Sì, ha sposato, cioè capite? Sì, sì. E Mancherebbe. purtroppo e si ferma lì. Vi faccio, permettetemi di farvi strada. Ma aspetta, Anche voi. vuoi... No, ma poi nel viaggio potete parlare. Ti fermo un attimo e vi mostro solo che cosa avete davanti, affinché possiate capire di che cosa stiamo parlando. Ecco, questo è il palazzo. Dai, che quello accampamento. Vi do un colpo di mouse per capire di cosa sto parlando. Voi arrivate qua davanti dove c'è il simulacro della pantera. La pantera è stata la principale Doppia divinità. cresta. La pantera alla doppia cresta è stata la principale divinità degli Scuzai prima che loro adottassero anche vi rubassero anche i vostri dei, potevi dire Bebiante. Subito dopo vedete quella che è l'area del banchetto. Dovete immaginare una tavola imbandita con un buffet, con le anfore già predisposte, i bicchieri già predisposti e coperto da queste grandi tende. Subito dopo in questa zona qua vi sono le statue votive Etoi, quelle che erano un po' gli ex voto o come dire i ringraziamenti, le celebrazioni della vostra stirpe in bella mostra al centro del palazzo, che è usato un po' come incrocio. Qui, che è il numero 6, di lato vi sono le cucine. Immaginate in questo momento gli odori di carne affumicata, di verdure tagliate di fresco, di tante altre cose che si sprigionano da quelle zone. Qua c'è quello che è l'arena, perché una delle principali tradizioni e Etoi era quella della lotta con i tori. Il fatto che lì ci sia un toro disegnato è un semplice esempio. Esatto. E l'arena dove quindi fungeva da campo marziale, fungeva da arena per la taurobolia e la lotta col toro, e dietro le rovine del palazzo. Lì sì che i vostri antenati passeggiavano, governavano e comandavano, perché erano veramente i più importanti della regione. Beh, è giusto che loro stiano ai piedi del nostro palazzo. È una bella interpretazione. Corefo vi aspetta qui, al basso, davanti alla pantera crestata, come si confà a un capo che accoglie gli ospiti. Ma voi siete ancora un po' lontani e state camminando verso di Io esso. comunque quando dice che Glauco era l'unico che la trattava con il giusto rispetto e deferenza, spero che anche con Repo tratti con le stesse maniere di Glauco. Ma Corefo e tutti gli altri, dici come ti trattano bene, si prendono cura di te, ti rispettano come dovrebbero. Beh, è passato un mese e sono la prima Camantide divenuta Tesmide da quando fondamentalmente Cirta è diventata la dea delle acque sotterranee. Mi sembra logico che non ci possa subito essere quella deferenza, quel rispetto, quell'alchimia che vorrei. Ma nessuno mi manca di rispetto. Certo che Glauco era particolarmente gentile nei miei confronti, ma non abbiatene a male, né verso l'anziano Eliabro né verso il mio sposo. Sono tutte persone corrette che finora hanno onorato le promesse nuziali. Ok. Tieni comunque conto, sorella, che hai scelto per motivi ben chiari e palesi questo percorso e non puoi aspettarti gli stessi favori e lo stesso trattamento che hai sempre ricevuto nella nostra famiglia. Hai ragione, Biante. Ma sappiamo anche che il tuo carattere è forte, non basterà di sicuro questo a piegarti. Quello sì, Pasite è sempre stata una E il molto carattere forte di determinata. della matriarca. Sì. Ha fatto fin strano che abbia accettato un matrimonio così di boomerang. Però, forse per la pace è qualcosa di importante. Chissà se l'avrebbe scelto. Anche perché noi saremmo stati i prossimi nella lista a venire uccisi nella guerra, ci fosse stata un'altra guerra. Sicuramente. Sì. E tuo marito e degli afro, come stanno in questo momento? Beh, mio marito ci aspetta come giusto che sia e
anch'io non mi ricordo il nome, Eliacoso? Eliabro. Grazie, Eliabro. Eliabro non l'ho ancora incrociato, penso che sia chiuso nel suo dolore, ha un'età per la quale penso che non è più difficile sopportare questo, perché il suo cuore ha già visto fin troppe morti. Sorella, tu parlavi del defunto dicendo quanto fosse gentile nei tuoi confronti. Io, lungi da me visitare queste sale in altre occasioni, ma può essere che in qualche occasione le sue attenzioni fossero viste dagli altri come qualcosa di eccessivo. No, non penso. Non mi sono mai posta il problema. Per certi versi lei è così bella che è normale che la gente la tratti in un certo modo. No, Biante, puoi stare... Finora a nulla faceva presagire questo. Sarà il volere degli dei, non lo so. Però ora, per favore, cerchiamo di provare a essere una famiglia. Anche se per certi versi so che non lo saremo mai, proviamo almeno a fingere. Saremo sempre una No, ma famiglia. non lo dice... No, ma io... No, certo. Certo, sempre tipo. una famiglia. Ok. Arrivate davanti a Corefo. No, tecnicamente Glauco era il patriarca. No, Glauco era il fratello Glauco di era il Glauco. fratello. Centrale. Corefo è Oh, ok. Con il futuro. Corefo vi aspetta con di fianco Cribonio e un paio di opliti. Corefo sembra rattistato, ma trattiene molto bene quello che sembra essere il suo dolore. nel futuro Uomo di Stato. Esatto. Stirpe di Acamante, benvenuta nel palazzo dei Colli del Glicine. Sono veramente onorato della vostra presenza e come prima cosa permettetemi ancora una volta di ringraziarvi e di ringraziare te, Telesforo in particolare, per l'immenso dono che mi hai fatto accondiscendendo a rendere Pasitea mia moglie. Spero che questi giorni, che questo momento sia qualcosa, sia un nuovo inizio, benché una così triste sorpresa è scesa sulla nostra storia e sulle nostre anime. Salute a te, Telesforo Glaucopide, benvenuto, e ti stringe l'avambraccio con forza, come si confà a un guerriero Scuzzai. Io rispondo al suo saluto. Salute a te, Corefo, figlio di Eliabro. Sono lieto e ti ringrazio di averci invitato qui, in questo luogo pregno di storia, in cui su queste rovine siamo pronti a ricostruire un futuro in cui le nostre famiglie ora sono unite. Speravo di venire qui per festeggiare il matrimonio, per rivedere mia sorella, tua moglie, e per portare i miei omaggi. E ti faccio le mie condoglianze per la perdita di tuo fratello, un uomo coraggioso che si è sempre dimostrato pronto a fare tutto per la famiglia. So cosa stai provando, dato che un evento simile ha colpito la nostra famiglia poco tempo fa. Benvenuto anche a te, Aghipo. La tua presenza al fianco di tuo fratello nel voler confermare l'alleanza fra le nostre famiglie è per me motivo di onore e di piacere, e ti stringe con forza il braccio alla maniera dei guerrieri Scuzzai. Ricambio la stretta, anche se non è con la stessa, energia. In questo momento sono probabilmente anche un po' malinconico. Certo. È un piacere essere qui per sostenere la nostra alleanza, anche se, come ha detto già mio fratello, speravamo di poter trovare una situazione più allegra e più
calpestante. Certo, lo Minimo. so. Salute a te, Pindo. Forse la tua voce è una delle poche cose che potrà rallegrare questo triste momento e ti stringe con forza il braccio alla maniera dei guerrieri Scuzai. Lo stringo ma senza eccedere perché so di essere grosso. Salute, Corefo. Spero che Rigonio ci benedica con un po' di sollievo in queste circostanze dolorose. E benvenuta, Biante, fanciulla accamante. Spero che la festa possa essere di tuo gradimento e tu ti possa divertire. E ti saluta con un gesto... No, e ti saluta con un piccolo inchino e una mano sul cuore, come si confà non ai guerrieri, ma alle fanciulle che fanno l'uncinetto insieme alla nonna vicino al camino, tipico della moda Scuzai. Io a questo saluto cambierei con un saluto, immagino conoscere, militare del mio addestramento, quindi cerco di rompere il suo ritmo e dopo questo saluto che cercherò di fare... Dagli la mano letteralmente, dagli No. il polso. No, perché lui si è rifiutato, quindi se non vuole io rispetto la sua posizione. Ok. Se Se dovessi Se fare così la se persona- vuoi Potrà fare potresti un gesto- tirare in ballo la tua passione in questo caso. Ok, Perché tu porti l'emblema di una Dagli famiglia, la testata. porti il simbolo, abbastanza guerriera adesso. nel senso che ogni giocatore a Fragment of the Past ha un dono e una passione. La passione che lo muove è una delle cose più importanti del suo essere personaggio di una storia. Nel caso di Biante la passione è la furia, quindi immaginate un po' che tipino è Biante. La furia dice che quando le viene mancato di rispetto, Può perdere il controllo. esatto, facendo un tiro di grazie a Ferraia e la grazie al Gerofante che dice che Biante realizza teste mozzate con il punto a croce in risposta. Mi pare un'ottima soluzione. Esatto. Allora, qua abbiamo un bel 31. No, è un di 10. È un di 10. Ah, solo un di 10. Vabbè, Allora, hai fatto 3 e 1, Allora, è uguale. Quindi, come dire, la furia non prende il sopravvento. Poi puoi staccare Meno la male. testa lo stesso, ma di modo, se tu vuoi semplicemente continuare come hai fatto Esatto, ieri, io puoi. vorrei fare ancora un paio di cose. La prima è concludere questo saluto militare che farei in tono potente in modo che chiunque presente lo senta. Voglio far apparire lui come il debole, quello che non è tanto politico, non è solo di buone maniere, ma è semplicemente avulso da una situazione militare. Non sa quel genere di cose e forse anche fin troppo poco spesso per quel ruolo, troppo politichese, troppo poco Ok. militare. Quindi io semplicemente gli risponderei un grazie per il benvenuto e mi mancava vedere queste mura e questa storia intorno. Ok, fermo. Perché prima ti faccio fare il tiro, così facciamo un roll first e poi interpreti in base al risultato. Su cosa? Tu tecnicamente devi un tiro di carisma, ma dal tuo descrittore Posso usare Soma? puoi usare Soma. Secondo me è quanto bene usi Soma per fare un saluto così potente, così perfetto, così più forte delle sue strette di mano da far capire che tu sei più forte di lui, di suo fratello gemello e anche dei suoi 5 figli se mai ne avesse. E già guardi il toro sullo sfondo così. Quindi il tiro è un dato percentuale, devi stare sotto il tuo percentuale. Ok, 60 mi sa. Ti ricordo che puoi spendere un punto voluntas per avere il più 10%, potete farlo tutti Cosa prima? per un tiro. questo primo. No, non genera ubris. Potete spendere E la voluntas per darvi un fortuna più 10. genera ubris. Ah, fortuna. La fortuna potete usarla invece per Ubris. cambiare un pezzo di scena, cambiare un qualcosa del racconto senza danneggiare i personaggi, e quella genera ubris perché andate contro il volere degli dei che è il fatto. Prego. Allora, 27. Boom! Echeggiami. Quindi, come dire, sulla base di un successo che certamente ha fatto alzare le sopracciglia a Cribonio e agli Opliti, come dire, questa non scherza per la capacità con cui anche solo durante un inchino è riuscita
prendere e posare la lama, fare un qualunque cosa, descrivi come vuoi. Io prenderei magari il giavellotto, che comunque è abbastanza lungo come arma, e lo sbatterei per terra, quasi come un riordinare le truppe. Ok, Questo quindi è. fondamentalmente con un gesto plateale, vigoroso e anche sonoramente potente, attiri l'attenzione su di te, a far capire che all'uncinetto ci mandano qualcun altro. Nel fare le, anzi, l'uncinetto è brutto. A tessere, però è vero, stendardi nelle tende scuzai possono mandarci le loro figlie, perché la figlia Camantide le macchie di sangue. Il concetto è questo. Poi vorrei chiederti una cosa. Quando descrivevi la mappa, in una zona interna, se non erro, c'era un'area dedicata ai nostri reperti o C'era la parte centrale con le statue Toi, con Esatto. quelli che era la... Sì. Esatto. E tra queste c'erano anche rappresentazioni divine, quindi dei nostri dei? Magari... Possibile, certo, sono state votive. Sicuramente. Esatto. Però lì ci arriviamo, siete ancora fuori, poi possiamo andarci. Ok, no, solo perché mentre fa questo io vorrei ancora concludere il mio saluto con una frase del tipo: mi preoccuperò più tardi, quando sarà possibile, di fare anche una preghiera e un saluto ai 12, Certo. e in particolare a Ferraia, la dea delle bestie Certo. selvagge. Se ha portato via una vita, in ogni caso va in un certo modo Certo. salutata per questo. Ci arriviamo adesso, nel senso che terminati i saluti inizia la festa. Cioè Posso immaginate che dopo aver salutato Corefo, non è che fate capannello davanti, No, gli schiavi entrano, vengono portate quelle che come sono... reagisce al suo... Poteva andare peggio. Non traspare per emozioni o invece c'è preoccupazione? No, Corefo se ne sta. D'altronde lo ha sottomesso, lo ha messo al suo posto, ma non gli ha mancato di rispetto. Sì. Quindi fondamentalmente può essere stata un po' rumorosa, ma non ha fatto niente di diverso da quello che un guerriero fa. Però non traspare... E questo un Iskuzai deve riconoscerlo. Corefo ha perso socialmente perché si è dimostrato un cattivo giudice di uomini. Mettiamola così. Quando avremo superato l'ingresso e quindi saremo un attimo allontanati da loro, io mi avvicinerò a te e ti guarderò, ti sorriderò, ed è una cosa strana perché di solito quando ti guardo ti compro il cipiglia del tipo ma santo cielo. Ma di nuovo? Di nuovo, che novità. No, ti sorrido e ti dico ottimo sorella, non permettere mai a questi barbari di sminuirti. Né loro né nessun altro, fratello. Ok. Corefo si allontana per gestire alcune cose. I vostri servi, presumo, avrete portato dei doni, quindi fondamentalmente vino, olio, dolci, carni. Cominciano a disporre e voi siete un attimo liberi di girare per quello che è questo palazzo, assaporando l'aria di quella che una volta era casa, vedendo in tutti i fregi, in tutte le colonne e in ogni parte di architettura quello che era una volta, cioè quelli che sono gli simboli delle vostre famiglie, più che della vostra famiglia, del vostro retaggio, perché voi siete già Zeugrid, squadrano molto più Etoi. Vi sprona un po' di orgoglio, effettivamente questo. Nel frattempo sorgono le lune. È il momento per Aghipo, Di perdere la no, tu non ancora, di tirare. Io l'avevo già dichiarato prima che era un po' malinconico. È possibile, solo che magari il creatore fallire ma dire non è in questo momento. Certo, puoi io cedere alla malinconia. Cioè, nel senso è molto malinconico, visto Ok. il palazzo, visto la morte che ricorda sua madre. Aghipo lo conoscete, è una persona pacata e saggia, ma il problema è che ogni tanto si spegne. Il peso del mondo Si è spegne. Oh, poverino. E sono poche le cose che sanno un po' farlo riprendere. Sì, esatto, io passerò Proprio diversi minuti ad iniziare, vedendolo in questo modo, a cercare di, non dico consolarlo, ma di spronarlo, cercando di puntare sul fatto che di non mostrarsi così triste, soprattutto per nostra sorella. Su di lei il peso in questo momento è tanto. E
le tue quasi lacrime di certo non aiutano. Ok, per non perderci al punto off, per non perderci dal punto di vista del tempo, tutto molto bene, andiamo solo a decidete se in questo piccolo tempo in cui alla fine della mia descrizione pensate se qualcuno di voi vuole intraprendere un'azione, come dire, importante per la trama. Vi descrivo la scena, ma non c'è molto da descrivere. Profumi, carne, pesce, formaggi, vino, miele, vino speziato, dolci, pane appena fatto. Sono tanti, abbondanti, niente a cui non siate abituati. Ovviamente le note visive, olfattive sono anche gustative. Avete magari cominciato a bere un po' di vino, riprendono una moda, un'abitudine non vostra, però è certamente Non è buono. buono, il vino fa Esatto. un vino bello. C'è un po' di imbarazzo, nel senso che la il gruppo di suonatori venuto qua per suonare tipiche danze schedoriche per farvi ballare insieme, farvi fare balli di gruppo, E invece si trova profondamente. si trova a fare quelle classiche, come dire, melodie senza carne né pesce, perché non vuole ma fare una marcia funebre, ma non può neanche fare fondamentalmente Non possiamo festeggiare. No. nulla di allegro. Quindi il tono è E poi questo. di Castamere. E poi vedete girare, allora vedete girare tanti servitori, dei tesmidi, potenziali oggetti della vostra attenzione. Cribonio sapete chi è perché l'avete già visto al matrimonio e porta le insegne del chiliarca. Conoscete Trobe perché era la schiava che viveva da voi e che l'ha seguita, la damigella, Ok. mentre Luzzo è semplicemente un servitore che sta un po' più vicino a Corefo. Potete immaginare chi è, ma non avete idea che lui sia Luzzo, come se fosse i vostri personaggi non hanno idea che è un personaggio con un nome, mettiamola così. Non è abbastanza importante. Esatto. Al momento i vostri occhi no. Allora, tu hai già stata la mano, quindi sapevi cosa voler fare, voi state pensando. Anche. Ma io semplicemente vorrei chiedere, sebbene lo sappia già, dov'è esattamente quell'area votiva dedicata ai 12. Eccola qua, Voilà. questa zona qua, la vedi No, ma perché sei... la vedo, però chiederei comunque solo per far ben presente ai tesmidi che io sto andando lì. Mhm. E una volta arrivato in quel luogo inizierei a dedicare le mie preghiere a Ferraia, perché in ogni caso vedo nel morso di quel serpente il suo operato. È una bestia alla fine il serpente, non è una belva come può essere un toro, un lupo, però comunque come area di appartenenza in qualche modo la ritengo sulla scena. Allora. E per questo vorrei semplicemente ringraziarla per aver mandato avanti il fatto, perché comunque se lei ha fatto questo gesto sa perché l'ha fatto e ci sarà un motivo dietro, e nulla, renderle onore. Ok. No, direi che visto che qua il divino è molto vicino, Pneuma è l'attributo che si relaziona col divino, fai un tiro di Pneuma per vedere quanto riesci a connetterti con Ferraia. Io la accompagnerò, anche se pregherò Ferraia. Ringraziandolo per la morte di nostra madre. Che è stata simpatica a nostra sorella. Esatto. Sono indeciso se usare un punto di voluntas. Pensaci prima di tirare. Sono quelli che si recuperano per riposo. Si recuperano con delle geste portando avanti, tipo la figata che hai fatto in faccia a Corefo prima poteva essere un recupero. Ok. Poi è già il massimo, quindi no. Certamente. Allora lo uso. Ok. Poi è una one shot, quindi usate, se no stiamo troppo... Usando e osiamo. Andrò a 55. Perfetto. Nope. 77. Peccato. Doppio, credo. Aspetta, questo mi ricordava Il sistema sbagliato. Ferraia magari in questo momento è lontana. Senti molto ciò che dici, ma non ti arriva una risposta da quel punto di vista. Tu sei concentrata a prodigare le preghiere che mi hai descritto. Qualcun altro ha intenzione di fare qualcosa? Io devo seguire il mio ruolo di reggente e quindi in questo momento, se mi è possibile, vorrei portare le mie condoglianze anche al patriarca degli Scuzai, se è possibile e non si è ritirato completamente. Non Lo lo chiedo trovo. probabilmente a Corefo,
Se può supportare Corretto. è la stessa cosa. E lui è reggente. Lo ammazzo tra poco per non chiamarlo. Il morto numero 2. Se posso portare i miei omaggi, ciao, le mie condoglianze a suo padre. Mio padre in questo momento è con suo figlio e ci sarà modo dopo sicuramente di farlo. E Telesforo, finora tutto la serata è appena iniziata e tutto sta andando per il meglio. Mi raccomando, confido nel tuo carisma per tenere tua sorella al suo posto. Mia sorella, farò il possibile. È una nobile acamantide e come tale va trattata. Ok. Anche se non sembra, è un'adulta. Boom. In sottofondo c'è una risata di L'ultima- tutti gli altri. No, ma sono più... Una volta chiuso questo, quello che farò è cercare di parlare con Trove. Sì? Allora, visto che è arrivato lui, vediamo un attimo se loro vogliono fare qualcosa, poi ti faccio trove. Io sono full time a spupazzarmi a mia sorella preferita. Ok, quindi tu sei il tuo affetto per Pasitea e Full time per Pasitea. Ok, Pasitea ti chiede di cantare per lei. Ah, beh, se me lo chiede lei. Dimmi cosa, devi solo chiedere. Qualcosa che ci sollevi un po' da questo momento, senza mancare di rispetto al giovane O Glauco. mia bella acamantide. Glauco amava molto l'ode a Clina Lei e a Sunoraya. Onoreremo la sua memoria. Vediamo. Vai di Preparo la mia lira. Vai di voluntas. Nel frattempo io racconto agli autori che Che stanno non ascoltando è- l'autore e tutto, mi sto raccontando che visto che, e a tutti chi ci ascolta, che poiché Fragments of the Past sono proprio solo frammenti del passato, la cosa bella è che la lore viene creata partendo dai frammenti e riempiendo quello che manca. In questo caso, chiacchierando prima della sessione, abbiamo generato alcune delle divinità Etoi e una di queste è la dea del focolare e colei che abbraccia tutto con lo sguardo su Noraya, a cui abbiamo dato il nome di Clinaleia. Così, piccola lore. Prendo la mia arpa, Yes. la accordo plin plin plin. Do uno sguardo rapido saputo agli altri musicanti. Dici, quieti che i professionisti stanno per lavorare. Oppure se Partiamo con il là e poi acceleriamo. Ritorno al futuro. Statemi dietro. Io ho avuto Sì, sei più 20. l'ispirazione poetica delle rune e quindi per suonare ho un grasso più 20, più 32. Su Vai. cosa devo tirare? Prego, ma... Neoma o Sarx? Boh, non lo ricordo. Ma no, secondo me però, io non lo so, la percepisco scrivi, più come una cosa di intuito, di sensazione, capisci lo spirito? Va Tu- benissimo. Sarx anche se Vai di voluntas. La differenza è di 5, quindi non è meccanicamente che mi faccia differenza. Fino da 45 più 32? Vabbè. No, beh. se suonavi Bondi e usavi... Ho fatto 72 e ho passato lo stesso. Domanda, visto che gli dei vogliono darti ti hanno dato questa benedizione, Sì, evidentemente sì. Vuoi- È orribile. vuoi... che cosa vuoi trasmettere? Adesso se vuoi instillare qualcosa o in tutti o in qualcuno in particolare, visto che la tua musica smuove. No, io sono molto colpito dalla orribile coincidenza delle cause della morte e quindi nel cantare questa ode alla dea del focolare, per quanto sia in onore del fratello che amava quest'ode, in realtà sto pensando a nostra madre e quindi è più un gesto votivo che dovrebbe riunire noi fratelli e due sorelle come nucleo intimo della famiglia. Ok, quindi è un sentimento di
di unione, di amore, di fratellanza. E poi finalmente ho ritrovato la mia sorellina, dice, tutte queste Ok. grandi emozioni. Allora, fai un tiro di pneuma, per favore. Yes. Andiamo a puro? È un puro. Passato ampiamente, un 26 su 45. 20, 46. Ok, non posso darti ulteriori informazioni. Va benissimo. Ok, dunque, Aghipo hai qualche... Sì, io, come ho detto, quando... Eri con lei a pregare? Esatto, Ferraia? però... No, io pregherei Cirta. Sì, Cirta. E soprattutto perché, diciamo, durante questa serata poi vorrò andare a rendere omaggio al corpo di Glauco. Rendere omaggio vuol dire fare il medico legale. Sì, anche, nel senso, vorrò, nel senso, comunque porre i miei omaggi e le mie condoglianze, Certo. e nel mentre vedere se Ok. le mie conoscenze mi potranno aiutare a capire. Se alcune quel morso cose. di serpente ha la forma di un pugnale. No. Sì, esatto. Ah, poi questo è stato detto, effettivamente è un dubbio importante. E Ah, poi dopo questo, quando sentirò e vedrò mio fratello che inizia a suonare, che parla con, diciamo, che si sta intrattenendo. scende ancora più la malinconia. Sì, no, Va in giuca triste. andrò a tenere compagnia a nostra Ok. sorella che la Fai un tiro anche tu di pneuma per invocare la benedizione di Ferraia. No, di Ferraia, di Cirta. Circa. Dai che Sono serve sta 40. tiro, Vai, spingi. cita. E sono Spingi che serve. No. Decisamente no. Gli dei Non ci ascolto. sono ai saldi. Mi spiace, ma Richiesta già. l'outlet Olimpo ha aperto ieri e sono Giusto, ancora... ho giusto comprato l'abito per un matrimonio, quindi se magari li ho incontrati. Abbassa, abbassa, abbassa. Non lo so, ma è voluto. Ah, ok. Il disastro sta arrivando. No. fondamentalmente. So che non si tratta di un lamento funebre, ma è ciò che sta improvvisamente smorza quel poco di area di festa che c'era. Arrivano altri tesmidi, arrivano donne vestite di scuro e una processione portata avanti da Eliabro, un uomo anziano ma dritto come un giunco. Dietro le donne che piangono e i guerrieri che portano il corpo del giovane Glauco sugli scudi, Giustamente. con un drappo dei tesmidi a coprirlo. Non passano in mezzo a voi e, come dire, a meno che voi non vogliate andare fuori da quello che è il rispetto, nessuno di voi si muove per andare a fare tutto. Ma io solo interrompo il canto. Porgete un gesto, loro passano dietro l'arena, in pratica passano qua, fondamentalmente il corteo arriva qua, tipo Corefo si inchina, Pasite si inchina, si fanno i dovuti omaggi alla maniera Tesmide a Camantide, dopodiché il corteo passa e fondamentalmente va in una zona delle rovine, lontano dalla festa, lontano da tutto, come se non volesse poi inficiare la festa, non volesse che le due cose venissero contaminate. Dopo un po' che passa, Corefo fa un cenno a quelli che suonano Perché riprendono. e riprende quella che è la normale festa. Comunque io renderò omaggio alla nostra maniera al morto. Non so quale sia la... No, ho capito, ognuno secondo la propria natura. Sì, non applaudiamo la cosa. Esatto. Ma noi facciamo così i funerali. Quello che potete aver visto è che in questo momento, l'unico, senza tiri, senza nulla, gli occhi di Eliabro sono duri e nei vostri confronti sono ancora più duri. Ma è anche comprensibile, non c'è aggressività, però c'è molta durezza. Ok, Oh, non te l'abbiamo ammazzato noi, poteva succedere. Tieni fortunato. Ti ricordo Corefo, dopo aver siamo fatto- tutti guerrieri addestrati qua. Quindi. dopo aver fatto ripartire
la musica e dopo che è passato il corteo si prende un attimo, dice silenzio un attimo per favore, siamo tutti tristi che questa serata di festa e di famiglia sia stata macchiata da un evento così funesto. Vogliono gli dei dopo stasera donarci un periodo di pace e di vita e non più macchiato dalle morti che per troppo tempo si sono susseguite tra le nostre famiglie, ma poiché non può più essere la festa che avevamo pensato, in nome di mio padre, che in questo momento non se la sente di essere presente, ma preferisce stare in disparte, voglio indire un momento di onore alla memoria di mio fratello Glauco, giovane, cortese, amante della vita e pieno di grazia e di doni. In questo istante io vorrei sollevare la coppa e gridare onora Glauco. Certo, fai un tiro di Sarx per vedere se spezzi il ritmo e senti onora Glauco, oppure onora Glauco e tutti onora Glauco. Non abbiamo Glauco. 09. Onora Glauco! Onora Glauco. E parte l'ora. Amatemi, genti. E Corefo, rinvigorito da quello che è stato il brindisi, dice: pertanto, per onorare mio fratello Glauco, ho intenzione di fare dei giochi funebri e quindi prepariamoci a una taurobolia. Taurobolia, il combattimento col toro, che, visto che gli Etoi erano un popolo tranquillo e molto fine, c'è il toro contro gente nuda, a parte le mutandine, armata di un coltello. Ciao, è la mia specialità. Beh, siamo in due. È la mia. Anche. Fermi tutti. La tua sta arrivando. Abbiamo tutti quanti un pugnale, credo. Corefo No, io ho un arco. Io intelligente sto lontano. si avvicina a voi. Sapete che, allora, ve lo dico prima, invece che dopo non cambia niente. La taurobolia funziona così. È un 2 contro 2, una squadra di 2 contro una squadra di 2 al primo che ammazza il toro. Ah, ok. Il toro non è libero, ma è incatenato al centro dell'arena, attaccato a un palo, quindi limitato nei suoi movimenti. Ok. E funziona così: attacca 1A, 1B, 2A, 2B, 1A, 1B, 2A, 2B, cioè si va ad attacchi che si susseguono e l'ultimo che batte il toro è l'ultima che batte il toro è la squadra vincitrice, fosse anche l'ultimo colpo che viene dato. Corefo ha gli occhi tutti addosso. Giustamente. Luzzo, vieni. Schiavo infame. Luzzo Cinghiata. subito accorre e dice: Luzzo, come ogni volta, sarai mio compagno nella taurobolia? Felicissimo. E lui dice: certamente, Corefo, come ogni volta e fino all'ultimo dei miei giorni. Che bella questa fedeltà. Corefo arriva davanti a voi e vi dice: non prendetela come un gesto di sfida, ma come un ingresso in una famiglia. Facciamo una sfida. Noi contro 2 di voi. Ce ne sarà soltanto uno da scegliere e faccio un passo avanti. Se vinciamo noi, Sul braccio. se vinciamo noi, ci darete il vostro stendardo con cui siete venuti, una roba grossissima di sottomissione. Ok. Se vincete voi, vi restituisco la Valle del Glicine, L'intera Valle del Glicine. tutta questa valle. Boom. Boh, che Così, bello. ma proprio esatto. La tira giù grossa, come dire: ora voglio vedere se dite no. Perché il vostro standard è tanto, ma quello ancora di più. Perché si sente grosso e vuole fare il grosso. Ok. Vabbè, è giusto. Ok. Io e mia sorella penso che ci E lei è già avanti. anche farò un passo avanti. Quando ho detto volete, lei era già avanti così. Ma sei sicuro di voler partecipare tu, fratello? Ti vedo un po'... No, solo ho qualche pensiero cupo, ma il mio braccio Deprime il toro. colpirà Guarda il toro e il toro. Ma... sicuri che Agippo non io? Io vado, poi voi. No, Aghipo Aghipo è una bestia. è un vincitore della taurobolia.
Lui ha già vinto. Cioè, Aghipo e Biante sono 2 atleti che hanno già vinto. Non i li ho tornei. scelti a caso. Non ho nessun problema. Tu in se merito. vuoi Pindo puoi avere un'importante voce in capitolo. Sei baciato dagli dei. La tua voce... Posso ispirarli. Poi è come ispirare. Tu sei caricato di... ok. Il razzo. Aghipo decide che il nettare degli dei gli donerà la forza. Ah, madre di posto. Aghipo, vuoi tu Aghipo, inneggiare... vuoi tu scegliere? Io sono sempre Pindo. Troppi nomi anche per lei. Yes. Pindo, volevo dire. Pindolo. Vuoi tu cercare di ispirare coraggio nei tuoi compagni? Ma assolutamente sì. O vuoi ispirare sfiducia negli avversari? No, quello sarebbe scortese. Intonerò un canto in loro onore che li incoraggi, li riempia di vigore marziale. Un'ode a Micipsos. Ode a Micipsos, dio della prodezza e del combattimento, Micipsos aretoforo. Che tanto dovresti usare. Intanto comunque Su sempre via. 74. Vai. Diventa 83. E sai che l'ho fallito? 85. No. Ahimè. Forse troppa emozione. Tua sorella, il Che toro, sfiga. i tuoi compagni. Tu sarai lei. Vi preparate? Posso fare Sì. una cosa? Il toro è già lì, giusto? No, lo devo descrivere, arriverà. Ok, quando arriverà, prima che loro entrino, perché probabilmente presenteranno l'animale tutto un po', vorrei sfruttare la mia ottima vista per magari notare un particolare, magari già una ferita, il classico punto debole che posso suggerire ai miei fratelli del tipo Interessante. colpiscili. Tira già adesso Che un tiro di... sfiga. Tira adesso un tiro di pneuma. 77, Userò un cazzo. punto voluntas. Ok. No. Fatta. Quanto? 67 su 70. Ok, Stiamo cerchi... tirando malissimo stasera. Cerchi un punto debole, dai ai tuoi... Non è che hai fatto chissà, non c'è chissà che cosa, ma ogni No, animale dico, può avere qualcosa. ma senza dirgli colpite però dico, avete notato che Casualmente sull'animale presente quel Ok, incede particolarmente sulla gamba entrambi avrete un più 2% di somma per combattere con l'animale. destra? Ok? Nothing. L'animale entra e fa spavento. È un rinoceronte con hanno tolto un corno e ne ha messo i 2 qua. Ok. È grande, Uso un punto fortuna per spaventoso renderlo come colossale. sono i tori aschedorici possono essere. A fatica viene legato con una pesante catena di bronzo al palo centrale. Il palo centrale è sicuro. È secoli che lì, figurarsi se si stacca. Per portare sfiga. Ok? E quindi giunge il momento della tauropolia. Io mi siederei vicino a nostra sorella. Io nel posto adeguato alla reggente. Io Io vorrei- sia vicino comunque. Vorrei chiederti, posso scendere col mio dono? Eh? Posso scendere a combattere col mio dono? Quindi vestito con la No, pelle? devi essere nuda, solo coperta solo da... Ok. e Le basta. tue vergogne. Ok, perfetto. Io prima, ovviamente prima di commettere, ci stiamo preparando un po'. Ti inginocchi, preghi Ferraia, dea delle bestie, o Micipso della prodezza? No, in questo caso Micipsos Micipsos, Faccio vedere dio, la sua lancia. dio della prodezza e del combattimento, ulteriore più 2 di soma. Ok? Allora, funziona così. Gli assalti vengono fatti in contemporanea. Ah, ci viene detto da Gerofante, ci dice che la taurobolia si fa in nudo integrale così come vogliono le antiche tradizioni. Via il lenzuolino, via il mutandino. Beh, penso sia il... No, nudi. Nudo? No, Nudo! Grande classico del... Io l'ho già fatto, quindi... Nudo come l'ago ti ha fatto, visto che non sei figlio di... Allora, dicevo, ignudi, con solo un coltello, a dire a noi basterà quello ad affrontare il toro, vi lanciate in assalti, ok? Il toro fa un attacco su di te e un attacco su... cioè, fa un attacco per ciascuno di voi. Certo. Secondo assalto, un attacco per lui e per Luzzo. Quindi i primi 2 ad assaltare sono Corefo e... Luzzo. Ovviamente vi ho detto un No, po' Entrambi avete, dimenticavo di dirvi, entrambi avete un
un coltello, classe leggera, fa danni 15 fissi Sì. e niente di più. Come Ok? Sì. Quindi, Aspetta un secondo. Posso dargli il mio coltello? no, No, è una sfida proprio esatto. fatta. L'altra cosa, C'è un coltello Il rituale. mio coltello è più figo. ogni volta che subite danni perdete somma e tirate col somma abbassato, quindi occhio a farvi colpire. Certo. Sorprendentemente Sorprendentemente farsi colpire non è auspicabile. No, mentre quando il dottore partecipa al combattimento mortale ancora meno. la cosa buona è che il toro sacro non può parare, quindi il toro Perché non ha uno Sarà scudo, sacro. cioè voi attaccate e il toro o prendete o no, il toro attacca e voi parate, il concetto è questo. Quindi partiamo dallo scontro, Corefo da una parte e Biante dall'altra assaltano il toro sacro, vai Biante. A questo punto userei subito una bella Voluntas Ok, per schizzare in alto e vabbè faccio 0,5 su 82. Boom. la Biante assali, ti muovi, gioco di gambe e precisa e come un'assassina riesci subito a ferire sul lato del tuo lato, del torace, del corpo, il toro, che subisce quindi i suoi primi 15 danni. Primo sangue. A te, sì, esatto. Esatto. A te il primo sangue, che è comunque una cosa per cui i tuoi fratelli esultano. Esatto. Corefo sente, già è stato un po' smerdato da Biante, deve riuscire a contrattaccare, fa 90 e quindi l'animale riesce ad evitare il suo, mentre ferito l'adrenalina della ferita acquisce i suoi sensi e riesce a togliersi. Visto il buon tiro, posso cercare in questo primo turno di scontro di rimanere agganciato al lato del toro o starci sopra per un attimo in modo che lui possa solo cercare di colpire il mio avversario per poi scendere dopo questo scambio? O paracula? No, però avendo comunque fatto un buon tiro. No, però mi piace il discorso del cercare di fare. Hai fatto talmente un buon tiro che hai preso un angolo cieco del toro. No, posso dire che il toro avrà un malus a colpire. Perché narrativamente ci sta. Se un angolo cieco hai avuto più tempo per metterti nella posizione giusta. Invece Corefo no. Ha detto, faccio di me, tolgo un po' meno a te, tolgo 5 a te e do 5 a colpire a lui. Che è più stronzo ed è più adeguato. Phil, noi io e lui, Sì. mentre loro combattono, Ciao. no, esatto, vorrei approfittare dei momenti in cui colpiscono per alimentare il tifo della non dico folla lì presente, La ma folla tipo è termine. sollevare Esatto. il calice o rendere onore al combattimento nei Sottolinea- momenti dovuti, sottolinea sottolineare la prodezza di Biante, esatto, di la Biante cosa- e di mio fratello. Però voi avete i vostri schiavi che comunque esultano. Esatto. Perché Schiavi, applauso. cioè, intendiamoci, è un buffet con lotta e pane e circense, il popolo sale. Popolo dicevo, sale. il toro prova ad attaccarti, ok? Quindi io mi la difendo lira che sempre fa le con fiamme somma. mentre suoni. Posso dirti una cosa Sì. che ti farà molto piacere? Mi è mancato. Ti ha mancato proprio per questo bonus che ti sei guadagnato per meno male. se no ti prendeva al centesimo. Perfetto. A questo Calcolava punto al centesimo. prova ad attaccare Corefo. Lo manca. Il toro non comincia molto male. Cambio, tornate indietro e veramente come in wrestling battete il 5 ad Aghipo che attacca il toro. Noi facciamo il commento. E dico che entra Vito colpisce? No. Ovviamente no. Aghipo, io sono specializzato, faccio questo tutta la vita a Mettiamo su Bianca. Ma aveva un po' di lacrime ancora sul viso. Luzzo, vorrei tenere un po' più di ritmo. Luzzo cerca di vendicare l'onore e riesce a colpire il toro. Bravo, è sempre lo schiavo che salva il culo del padrone, sempre lo schiavo. Adesso tocca al toro provare ad attaccare. Prova ad attaccarti. Dovete sapere che ho un buon score contro un dadi. E infatti potrei prenderti, puoi provare a parare. Ok, quindi io utilizzo la mia somma di tutti i miei bonus che ho. Al momento somme tutti i bonus per parare. A meno 10% perché non è uno scudo. Ah, io dovrei averlo fatto perché ho 60 e ho fatto 33. Perfetto. Riesci a 60 evitare. qualcosa, L'attacco è 60 giusto. su uno. Tu fondamentalmente con grande grazia riesci a mettere una mano a intercettare il corno e a darti quella spinta che fa sì, tipo un torero molto più coraggioso, con un maggiore salto vissi, mortale. ad evitare. Il toro incacchiato prova a tirare un colpo di zoccolo a Luzzo, mancandolo. Il toro non ingrana sto giro. Luzzo
e Corefo tornerà correndo e vedete il cambio. Biante di nuovo carichi con E il forza. toro ha paura. Il toro strema. No. Questo giro no. No, vai. Oh, chiedo scusa, i suoi attacchi non possono essere parati. Oh. Quindi mi spiace, subisci 20 danni al soma. Beh, Ok. no, dura 2 round, ma Mancato. colpisci 2 volte. Mancato. È ovvio. Corefo prova a colpire. E Corefo... È ovvio che colpisco. Ah, per poco. Ci ha fatto 4 attacchi con quello solo. Ma è Lo figo. sapevamo che era così. Esatto. Era chiaro questo esito. Ero tentato di non farti partecipare, ma Apposta dare per Luca quello. solo perché almeno. Ah, ma io ho un bonus. No, ma fila un bonus su di te. Corefo stava per mancare quando veramente quasi più perché l'ha voluto che perché ci è riuscito, riesce comunque ad affondare la lama. I tesmidi che lanciano un urlo di gioia. 97. Il toro manca clamorosamente Biante, che sembra protetta dagli dei, e va invece a colpire Corefo, che subisce quindi una pesante incornata. Au! Tornate indietro per gli scambi. No. Tocca a Ghito. Vai fratello. Dai, cazzo, Sono uso un po' contento. voluto stavolta. Questa è una buona idea. Ok. Allora, a me aiuta. Domanda, il punto voluntas dura per tutto il combattimento o ogni turno da Quel utilizzare? Ok, perfetto. 70. No. Sì, perché ho 71. Nice. Almeno Ti Contando venti, meno 20 delle ferite? No. 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 Luzzo! Luzzo manca. Il toro manca No. Mi sa che era poi. e prende Luzzo. Qui abbiamo Luzzo e Corefo feriti. E Aghipo ferito, Biante che continua a fare questa figura. Cambio, Biante riattacca. Voluntas. Voluntas. No, sta sorella. 35 su 82. Nice. Quindi ho solo 5. Corefo attacca e fa 99. Guarda come il coltellino si incastra nella catena. Corefo lo vedo male. Ahimè 009 del toro su Biante che subisce il 20 di soma. Qua non posso farci niente perché non parando non No. posso usare punti E, o altre cose. no, e colpisce anche Corefo che al secondo colpo ha 2 importanti ferite, ma No, questo è una... la seconda. La seconda già Seconda? Sì, sì. Ah, vai, La ho capito seconda tutto. ma è più resistente, e quindi è ancora in piedi. Anche Quindi lì. Scambio. il toro ha subito 4 colpi. Il toro- Di cui 2 da Bianca e 2 da colpi. loro. Sì. Però è solo l'ultimo che conta, quindi... Sì, sì, sì. No. Ok, ora si Però io torna, non si capisco torna all'attacco a Ghipo. Vai lì, poi è molto difficile. Volevo sentire vedere. 51, teniamo. Dai, 42. Stavo Nice. Grande! Hai di usato un punto, quindi... No. Ok. 51. Luzzo manca. Il Oh, toro è stremato. Vai, deve sopravvivere. esatto. Allora, Conta che il adesso- toro prende entrambi. Au. Adesso Corefo e Tu sei 40 vai a 0. Sì. Ok. Fondamentalmente lui viene scaraventato via e A perde meno, i che, sei. a meno che quei 0,2 siano di base. No, è bonus. Vieni scaraventato via e perdi i sensi. Luzzo viene scaraventato dall'altra parte, Perde i sensi. si tiene il fianco ma è ancora Porco di- un po' lì. Biante. E poi vorrei provare a usare un punto fortuna dopo il mio attacco. Ok. Quindi te lo dico già. Vediamo una situazione abbastanza critica. Utilizzerei il mio terzo punto voluntas. Ne puoi usare solo uno? Ah, uno sì. per turno. E mi sa che mi aiuta perché ho fatto 65 su 55 più 15 sono Cantando almeno 20 di somma. No, Ma lei aveva 90 più. Lei non è stata colpita. Sì, 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 sì. Sì, una volta. Ah, No, ho colpito lo stesso. però. Colpito lo stesso, Sì, giusto, sì. giusto, Perfetto. ma colpito. Corefo peraltro manca e tu prendi e uccidi il toro. E niente fortuna. A posto così allora. Io mi alzo in piedi, sollevo il calice, onore a Biante e Aghipo. Quando ci ho ben pensato, adesso lo devo dire sbagliato. No, ok. Onore a Biante e a mio fratello per Io sono svenuto. la grande impresa e per aver riportato questo palazzo agli accamantidi.
Onore a te, sorella. Io Qualcuno sa di... Io ti ringrazio. Qualcuno chiami un dottore? Ah, sai già tutto. Prima di camminare verso di lui e quindi accettare i ringraziamenti e le celebrazioni, vorrei pormi con un piede sulla testa del toro, alzare le mani al cielo e urlare dei ringraziamenti agli dei che hanno protetto noi Acamantidi. Cercherei proprio di renderlo palese questo. Ok. Quindi più che parlare degli dei vuoi celebrare la vostra protezione divina? Ci sta. Cioè Sì. quindi celebrato per più di Salax allora. Che Anche può essere perché fatto con Soma che effettivamente... Sapevi che lui aveva invocato Micizos il potente. Sì, ci sto. Non penso proprio, 83. Hai detto finché Mukumba? Gli dei proprio al... Allora, ovviamente a Corefo, a Ghipo e a Luzzo vengono somministrate Le dosi. delle cure. Non starei a seguire le regole sulla guarigione, è stato più un combattimento, più come dire meno mortale e più di contusione. Detto questo, mentre lo sistemeranno, io sarò lì vicino a assicurarmi che le sue condizioni Recuperate metà, E recuperano metà di quanto perso e non solo dei punticini e tutto. Io tecnicamente dovrei tirare pneuma al fine del rituale. Anche Ok, se nessuno recupera un fortuna o un punto Ma voluntas. entrambi recuperate un voluntas perché è un grande impresa Ok. vincere una taurobolia in terra nemica. Poi potete ancora tirare quello che Non tirate. è più la nemica piacere. Giusto. È il momento di piantare lo stendardo. No. Casa. Grazie, ora togliete sta Funziona. baraccopoli. Potevo tirare sopra 80. Ok, allora, come consuetudine, vi vengono date, venite bendati, venite puliti, vi vengono ridate le vesti, vieni trattata con molta più deferenza, ovviamente di quando sei arrivata. Corefo non ha fatto una gran figura. La seconda volta, Come tradizione ti viene dato da mangiare il cuore crudo del toro, mentre il resto del toro verrà macellato e mangiato più Come è tardi. giusto. Delicious. Olocausto agli dei. Ma in pace. Praticamente fino alla fine di questa one shot tu puoi ignorare i danni delle ferite, cioè non avrai mouse di Soma per le ferite, avrai sempre Soma, ma sei Dalle ferite inflitte dai tori. Solo quelli dei tori. Sì. quel che volevo dire, allora questo è fatto, ok. Nice. Me ne lascio un State, pezzettino. Bonus ragguardevole. esatto, state Me ne festeggiando, lascio un pezzettino. ma i testicoli di toro, Li mangio, sono buonissimi. Li ho mangiati in Spagna. allora, Questi dettagli. grande, gli avete preso lo stadio, esatto. Siete lì che state voi festeggiando, mentre tutta la gente, fondamentalmente come veramente lo sport e lo spettacolo unisce, per un attimo ha dimenticato il morto. Ha dimenticato veramente anche un po' La tensione tra le la famiglie. tensione tra le famiglie, è stato più veramente uno scontro in cui Corefo alla fine sta per, dopo che sei tu che hai mangiato e finito il rituale, sta per venire probabilmente a complimentarsi perché si è fatto dare un ramo di glicine. Oh, sì. Tutto fa a pensare che simbolicamente, esatto, voglia dare. Si sta avvicinando a te quando una voce alle spalle lo ferma. Tu non hai neanche il diritto di essere chiamato figlio, scellerato. Ti pare che adesso ti metti a giocare con le cose che non ti competono? Sei un bambino che non è ancora capace a crescere. Chi ti credi di essere? Sei l'erede dei Tesmidi, ma in questo momento vali meno dei miei schiavi. Riconoscete la voce di Eliabro? Come ti salta in mente di chiedere lo stendardo di una stirpe in un gioco funebre? Anche avessi vinto sarebbe stato lo stesso un disonore per la tua scelta. È furioso. A voi? Non pensate che arrivi qualcosa? Sì, la bimba è stata brava, ma cosa vuol dire? Questa terra è nostra e rimarrà nostra.
Chiunque finisca nel talamo di mio figlio. Io mi alzo in piedi e in tutta risposta, cercando di coprirlo con la mia voce, gli urlerò: ah, quindi oltretutto voi, la vostra famiglia e le vostre genti nemmeno rispettano le proprie parole. Davvero i vostri patti valgono così poco? Lui non parla per la mia famiglia e tu neanche dovresti stare zitta e muta dietro a chi ti comanda. Io mi faccio valere, non sto rintanata in una stanza quando ci sono delle celebrazioni. Io metto una mano sulla spalla di Ok, fermi, tutti per la furia. Ok? Io sono tipo così. E cerco di calzare. No, tutto bene. Io ho la mano. Gli posso dare un bonus più uno per la calma? Che non si era ritirato in una stanza, stava piangendo il figlio morto. Non me ne frega un cazzo, il dato è un'altra cosa. 31 su... No, è sempre un Un D10. D10. Ah, È sempre quindi un 3-1-1, quindi... Sì. No, Allora, perché adesso la voluntas sta spesa. Ah, è vero. e devo fare meno di... E la tua voluntas contando le spese. No, ci sta perché ne ho spesi 3, non mi hai fatto guadagnare uno, ne ho spesi 2 in pratica e un 1 su un... Ok, uno su, va bene. Quindi fondamentalmente non gli voglia il collo, ma semplicemente gli rispondi... Gli metto una mano sulla spalla e visto che si sarà alzata, non so se sarà seduta, Sì, cerco alzata. di tenerla seduta e Ok, ci sarà tempo per dunque spiegarsi. mi permetto di far valutare alcune cose. La potenza della tua arpa può influenzare. Mi permetto anche che tu avresti voluto fare una cosa, prima hai dichiarato, e questo potrebbe essere un certo tipo di momento. Di andare a rendere omaggio al corpo Nel senso che non c'è più nessuno della famiglia lì, perché non penso che te lo faranno vedere dopo quello che ha detto il diavolo. Capisci che adesso il corpo di Glauco, dal punto di vista formale, è off limits. Figurati se non vi dà le terre che ti fa già ancora del suo figlio morto, che magari ce l'ha ancora con voi. Quindi ci provo e andare Di nascosto. tu provi di nascosto ad andare al corpo di diavolo. Poi andiamo avanti, tu ultimo Io? che sei in... Mi alzo Sì? in maniera molto più calma. Non dire cosa fai, dire cosa vorresti fare, perché poi cerco di mischiare tutto. Vorrei cercare di calmare Eliabro, però sfruttando a parte il mio legame con lui, il fatto che già ci conosciamo e anche il mio ruolo, rendendo comunque omaggio al gioco funebre in onore della morte di suo figlio, chiamiamola così, ma senza tirare in ballo promesse, terre o altre cose. Quello l'ho già passato oltre. Ok. Ne parleremo quando si sarà calmato e comunque questa zona ora è mia. Ah, già detto, fuori sta avboiato ste 4 tende da casa mia. Però appunto voglio calmarlo. Ok. Pindo, se vuoi fare, non è detto che tu debba fare. Sono poi E indeciso. spaccali la lira sulla schiena e lì lo cani. Ma perché Una lira potente, più 2. Esatto, è poderosa. lo E farei... lì è una posta. Non è bello, ma no. Perché interromperli mentre stanno parlando. Puoi anche non fare niente, No. puoi anche narrativamente avere una visione. Parla Luca. Ripeto che qua stiamo giocando dei personaggi per una storia. Sì, no, il discorso è che interromperli mentre stanno parlando, adesso che lui sta Cercando di calmare. mettendo in campo il suo ruolo come patriarca contro il loro, No, la nostra materia. non lo trovo il momento giusto per mettermi a suonare per gli sta di No, però se Però- potessi strimpellare a basso volume un qualcosa che... Esatto, quello che volevo fare era fare finta di accordare l'arpa. Ok. E in realtà dovrebbe essere un suono che rilassi gli animi Ok. e li distenda. Perfetto. E Biante? Una canzone di Cannibal Ma Corpse. io al momento ho finito la mia risposta contro il padre. Allora vediamo loro. Esatto, cioè in base a cosa fa Noi poi andiamo avanti. Ok, perfetto. Allora, tu ti facciamo dopo. Sì. Prima tu, Io trabusto, cerco. Pindo, per vedere se crei l'atmosfera giusta. O se fa il growling facendo un 99. Sempre 77. 61. Nice. Nice. Passato.
Ok, questo fondamentalmente va a rafforzare il tiro di Sarx Di Telesforo. Ok, che userà un tasso. Tanto il tiro di SARS-CoV. Senti, non portiamo sfide. Esatto, mi rifiuto di lanciare. Che battute contagiose. Ok, 14 su 54. Ok, No, 59, scusami. Telesforo, l'astuto Telesforo, la voce del buonsenso Telesforo, riesce a insinuare le tue Una botta parole. di culo telefono. Sì, ma stai calmo, Telesforo. Occhio che ti sale la pressione, poi mi muore. Hai un'età, Telesforo. Va bene che vuoi tenere compagnia da bimbo. Comodo, moriva. Esatto, ne rimaneva solo uno e poi bam. Riesci a tirar fuori, a insinuarti con le parole come un serpente nelle menti dei due che stanno litigando, utilizzando quel giusto lessico, quel giusto modo di porti Per non che dar torto a molli un nessuno, attimo gli animi però. e rimane quella forte tensione. Gentilmente, tiro di pneuma con un bonus di 10, tiro di pneuma e tiro di pneuma con un malus di 10. Pneuma per notare qualcosa. Per notare qualcosa. Quindi posso usare i miei fantastici occhi Sì, va bene. potenti. Da ninja. Anzi, aspetta, Vai, tiro vai, di vai, 10 vai, per vai, vedere. vai. Ok, recupero il punto. Beh sì, sogniamo Sogniamo un successo. Esatto. Sogniamo un successo, io invece l'ho fallito un piano. Ok, io l'ho fatto giusto, 70 su 70. Ok, e sei tu la persona più indicata a capirlo. Fa strano che Pasitia non abbia cercato di moderare. Ok. Lei è quella che avrebbe potuto un po' moderare, il suo suocero, il suo fratello. È in mezzo tra due Fotte serie. Poi poteva aver... Sì, esatto, però comunque dici avrebbe potuto. Però vabbè, è stata presa in Questo- contropiede, ti magari. dico- Lo sa solo, lo capisce solo Ti Telesforo. dico, questo rende ancora più evidente la mia volontà di fare quello che volevo fare prima che l'altro partisse a fare i giochi, cioè parlare con la schiava. Ah già, giusto, mi ho dimenticato la schiava. Però ci sta perché è arrivato prima la salma, poi l'altro è partito per la tangente. Ok, ma adesso avviene quell'attimo di... Volevo dire, viene quell'attimo di confusione in cui dopo che è finito questo, ipotizzo, poi per darvi un'idea, Biante si fa una passeggiata fino alla statua di Ferraia, tu stai strimpellando, lui va via, tu cerchi Trobe, Pasite va a parlare con Corefo, lo schiavo di... o Pasite va a parlare con Liandro, Luzzo va a parlare con Corefo, cioè c'è quell'attimo in cui ci si riprende. Andiamo ad Aghipo. Aghipo, tu non hai esattamente idea di dove è stato messo il corpo di Glauco, vero? Però è so però dove era, che più o meno lo vedo. sono le rovine, cioè non c'è un palazzo, basta trovare, e quindi senza stare a fare tiri, Segui l'odore di Fai morto. tutto di nascosto. e quindi tu riesci con facilità a A entrare scozzare. in una stanza dove ci sono due braccieri allestiti velocemente, e Che coprono l'odore del morto. oltre che sì, con rami di erbe profumate, oli e altre cose. E una cosa strana, c'è questa stanza con delle immagini di giovani, canzoni, taurobolia e tutto, con gli stemmi e toi, dove un tesmide ha perso la vita e non si sa bene il perché. Ti avvicini al corpo di Glauco, coperto dallo stemma tesmide. Esamina quella famosa ferita a forma di pugnale del morso del serpente. Ti lascio No, cerco bene. di osservare il corpo e capire. Fai un tiro di pneuma. Passa il tiro di pneumo. No, non è psiche. Perché io ho più 20 psiche di tutti le arti mediche. Guarda, tecnicamente qua sì, pneuma è un discorso di percezione, ma anche usare l'arte medica ha un senso. Perché è intelletto. Ci sta, ma L'ho peccato e gli atromanti mi dice che ho più 20 psiche in tutti i tiri. Massimiliano non si lamenterà di questo. Ok. Prego. Adesso vedi, mi lamento di questo. Neanche Cirpe e nessun altro dio. E infatti mi dice se ottengo un successo, se non possiedo più di un punto ubris, raddoppio la quantità e qui il punto Quello è per curare. per curare, esatto. Almeno che tu non voglia essere. Ok. C'ho fatto perché esatto, perché ho poi più 20, se no Trovi non ce facevo. alla base del collo Non appunto facile da rimborsare. una ferita che ricorda
morso di serpente. Un morso di serpente, però o è un serpente volante, O era sdraiato. O sta dormendo. o era sdraiato, O ci può sta stare, vicino. però è la stessa ferita Immaginavo. Sul che hai collo trovato anche. sul corpo di tua madre. Sempre sul Fai collo. un tiro di pneuma questa Ok. volta. O anche lei nello stesso più o meno punto, collo, anche lei. No, Ah, ok. Pneuma. Oh, 006. Nice. Anche un tiro decente. un brivido ti attraversa i visceri. Mentre ti sei avvicinato per esaminare con attenzione i segni della ferita, senti nella zona della ferita quello stesso odore dolciastro che sentisti sul corpo di tua madre quando la abbracciasti dopo aver provato a rianimarla. In virtù dell'ottimo tiro e delle tue conoscenze, mentre dell'ottimo tiro facciamo così, ti do un bonus al tiro di psiche per capire di cosa stiamo parlando. Posso supporre che lui si sia sbattuto parecchio dopo la morte a cercare di capire cos'era tutte le cose possibili? Sicuramente sì. Cioè non E sono... diciamo che tutto era stato dato abbastanza per assodato. Ok. Cercavo di sgraffignare altri bonus giusto per... Se vedi serpenti, dici serpenti, Sì. non zebra. Sì, era tutto molto ben fatto l'altro. Questo ti mettiamola così. Tira psiche. Psiche? Quanto hai? 40, però sempre più 20 di arti mediche. Di Vai. mediche. Ok. Puoi sempre usare il volontario. Più il bonus dello 006, quindi vai. 006 Tira. Scusa la volontà. No, quanto sì. Non questo qua. Qua ci sta. Sì che... Talento che ho è veramente figo. Sì, 55. Perfetto. Nice. A questo punto ti è possibile fare 2 più 2. Bravo. Vi è un veleno chiamato Dusoneiros, colui che dà brutti sogni, che ha questo aroma dolciastro. Però non è un veleno di serpente, è un veleno. Non è un veleno di serpente. Evidentemente c'è un oggetto appuntito, Doppio, sì. doppio punta, intriso di veleno. Che qualcosa ha fatto? Fai giusto in tempo. Duso nero. Dusoneiros. Onero sono i sogni, dus è qualcosa che non va bene. Come disordine. Quindi questa informazione adesso per voi sta fermo un attimo, lui sta tornando, lui gli deve una chiacchierata con Trobe da troppo tempo. Una trova. Detto anche una trovata. Una trovata. Ci sta ora. Ottima Tutte trovata. le emozioni. No Maria, io esco. Allora, No, io cerco di prendere un attimo, parliamo un attimo del presupposto. Quando ho notato il fatto che mia sorella non ha fatto il minimo tentativo di mettersi in mezzo per cercare di calmare il suocero, un'occhiata gliel'ho buttata del tipo. Poi Poi ne parliamo. ero lì che era il mio ruolo e quindi non è che mi sono concentrato Ok. tanto, ma ho cercato il suo sguardo. Poi mi concentro ancora di più sul voler parlare con Trobe. ok. Trovi il modo di parlare con Trobe. È una unità. Quanta fatica sta Poi sono sessione. Trobe. Basta. torniamo bene. Ci stiamo impegnando tantissimo, voi non lo sapete. E la TV si spegne tra 5 minuti, quindi premi qualcosa. Qualcosa. Cose! E vorrei chiederti di parlarmi della situazione all'interno della casa degli Scuzzai. Come viene trattata mia sorella, com'è il suo rapporto con gli altri membri della famiglia e tutte quelle cose che una schiava nota molto più facilmente, anzi una servitrice nota molto più facilmente. Non vista. Esatto, rispetto a un nobiluomo. esatto, un nobiluomo. Abbiamo un nobiluomo. Ok. Rispetto a un nobile. Trobe ti dice che Telesforo, la tua parola presumo sia sempre valida. Assolutamente. Bene. La situazione, quello che io posso aver notato è che Corefo scalpita e del diavolo sbuffa Non capisco. come un giovane leone e un vecchio toro stanco.
Pasitea è trattata bene, anzi, nel senso, riesce a ottenere il rispetto che desidera da tutti. Forse il giovane Glauco non era così attento nei suoi confronti. Ti posso dire che Glauco aveva dato un appuntamento a Pasitea poco prima che voi arrivaste, ma non so se ha fatto mentre il lei tempo parla, di ho incontrarlo. questi miei profondi e bellissimi occhi puntati su di lei con quel fare inquisitorio del Non ti tipo bacerà. non, questo non è ancora detto e faremo un tiro apposta, ma Essendo una stradettrice non può. no, esatto, non azzardarsi a mentire. Le sta sondando Sì, l'anima. esatto. No, ma lei sai che lei ti è fedele. Ok. Ha detto quello che ha detto. Glauco non era come era quello che era meno cortese nei suoi confronti, e Glauco ha chiesto un appuntamento a Pasitea poco prima di morire, ma non sa se Pasitea l'ha incontrato. E non sa neanche perché, poi sì, ma ovviamente perché non ci sei. Ok. Voi, quindi tu stai tornando dalla sala funebre, tu stai tornando dall'incontro con Trobe. Voi, se non avete niente di... avete qualcosa di grosso da fare? Cercherei, se possibile, di tornare a onorare gli dei, ringraziarli per lo scontro e allo stesso tempo cercare di benedire la nostra casata, la nostra famiglia per lo scontro, come a inquadrarlo quasi sia stato un bivio che ha riportato il destino sul nostro sentiero. Ok. Quindi tu ti presenti agli dei come una combattente giusta, che ha fatto il saluto giusto, che ha combattuto bene, che ha mantenuto le sue promesse contro persone che ti hanno trattata male, ti hanno negato le terre, si sono volati in faccia, e tu Che quindi rivendica chiedi il il favore degli dei. Tira pneuma e vediamo se stavolta ce la fa. Dai, che questa è buona. E io, vista la situazione, userei un altro Voluntas, quindi 3 usati nuovamente. Già mi tiro sempre... No, aspetta, qua era 1 o 2? No, non so. No, Due, pneuma. No, allora... Quanto hai fatto? Ho fatto un più 10, tipo. Cioè più 10 rispetto al... Va bene, perché c'era tutto quello che hai subito, tutto quello che hai fatto, quindi secondo me a me può bastare. Questo vuol dire che tu avrai un più 6 a Soma qualora combattessi contro i Tesmidi, e i tuoi fratelli più 3 a Soma qualora combatteste contro i Tesmidi. Qualora. Nice. No, non sarà come era per la prova con il Thor. Pinto Strimpeglio fai altro. Può capitare. Arrivo tipo. Pinto Strimpeglio fai anche altro. Puoi anche dirmi Strimpeglio e basta, Le circostanze lì sono abbastanza calmate a questo punto. Sì, anche grazie a te, che ti stai un pochettino aggiustando questa cosa, stai spostato, capisci la musica che ha potuto plasmare, portare gli animi da agitati a più calmi, e ora li stai tenendo, veramente, alcuni si sono fermati un attimo ad ascoltarti. La tua voce, quello che devo capire è che la tua voce veramente è di un altro livello. È come se nel mezzo di una discussione arrivasse qua Beyoncé e ci sparasse la sua miglior performance della vita. Non puoi Sarebbe un po' fuori continuare. contesto. Ok. Non me ne lamenterò. Ok, esatto. Non va bene Beyoncé? No, No, mi fermo. non me ne lamenterò. Devo tirare fuori nei neomelodici? No. No, grazie. Ok. No. Allora, quindi io Il ban. tu Io vedi sì, qualcosa, com'era il ban? perché se vedi qualcosa, se no siamo una svolta No, io importante. in mente che arrivo, volevo prima fare fermarmi di moda dalle statue votive delle nostre divinità. Tutti E- a pregare. Quindi vuoi No, superarci? Perché ne no, siamo non prima. arrivi ancora lì. No, Ah, fermi tutti. Siete lì, che state fondamentalmente nelle vostre 4 posizioni, staccati, non potete ancora comunicare ciò che ognuno di voi ha Sa. scoperto e fatto tutto, quando un altro messaggero, un altro Plita, giunge questa volta da fuori, giunge questa volta dai campi e dice allarmi dei mercenari acamantidi stanno circondando il palazzo. Tan tan tan. I smell bullshit. Ma soprattutto... Sguardi
di sospetto, di odio, di pensieri davanti a questo momento di tensione. Metto la musica di tensione e, senza fermarci perché non è questo il tono, ringraziando Massimiliano per le sempre più belle immagini, do via al secondo atto in cui avete le mura di Beatrice al tramonto. Pindo tira prima per la voce perché è un'altra scena, Ok. e poi tiri per la pazzia. La voce è passato ampiamente. E ora andiamo di pazzia. Pazzia. Voglio la pazzia. Ho fatto 58. Quindi Sei bello Sa che pazziello. quindi comincio a pensare alle visioni. Corefo dice: sei sicuro di ciò che hai visto? Mentre lo dice, mentre sta finendo di dirlo, gli arriva una bastonata nella spalla da Eliabro, il padre, che lo sposta perché non se l'aspettava, e Eliabro dice all'oplita: sei sicuro di ciò che hai visto? Che cagacazzo. E vedete che Corefo, cane bastonato, va un po' nell'angolo e dice: signore, ho visto le nostre sentinelle esterne hanno visto degli arcieri che stanno cercando di avvicinarsi al bosco e sono probabilmente dei mercenari, ma combattono sotto le insegne degli Acamantidi. Io farò la stessa cosa che ha fatto il padre, quindi mi avvicino al tizio, mano sulla spalla. Sei sicuro di quello che hai visto? Descrivimi il loro simbolo. È il vostro, signore, e indica il tuo simbolo che hai. Però gli Acamanti hanno tutti lo stesso simbolo. Lo schiaffeggio. Schiaffeggia un tesmide. Per me sta mentendo, io non ho dato questo ordine. Ok. Ci sta assolutamente. Questa è una menzogna, una calunnia. Le nostre famiglie sono unite. Nessuno Ma dai, quello si dei insegna. miei uomini E con noi dentro. si sta appostando per cercare di tendere chissà quale imboscata. Ok. Deve essere una manovra per gettare un'onta sulla mia famiglia e indebolire la nostra alleanza. Mi rivolgo al patriarca. Nello stesso tempo, però, anche Cribonio, che finora è sempre stato zitto, dice lo stesso Cribonio dice: signore, effettivamente non ha molto senso che un esercito Acamantide con le insegne Acamantidi attacchi un palazzo con gli Acamantidi dentro. E Non saremo così. Eliabro, non devi tirare, cioè sono cose convincenti di buon senso, non devi spingere nessuno. Però Eliabro dice anche: vero, però ho passato troppi anni a vedere questa guerra per non aver visto il doppio gioco, il triplo gioco e anche di più. Cioè io non faccio credere che noi potremmo essere, questi si avvicinano, voi fate la rivolta, i vostri schiavi in realtà sono gli Avengers e improvvisamente... Avengers! Solo perché sono tutti palestrati, alti 2 metri e armati di ascia di penna. Allora, Di pregiudizi. Esatto, così. lui dice: reggente, non devo neanche per nome, reggente, è cosa di buon senso. Vi invito te, poi la tua famiglia, scortati da alcuni miei opliti, ad andare a intercettare questi arcieri, queste squadre di arcieri, e proteggere questo posto o avere maggiori informazioni al fine di dimostrare che la tua teoria sensata ha ragione. Nel frattempo, però, altri della tua famiglia rimarranno qui, alla portata delle nostre lance. Questo vuol dire 2 ostaggi, 2 ricognizioni. Avete Pasitea. Lei è un... Pasite nella nostra famiglia. Anche della L'hai detto nostra. tu. Beh, dammene altri 2. Altri due. Se vuoi possiamo fare un tiro contrapposto per vedere se fare 1 e 3 o 2 e 2, però secondo me conviene non separarvi troppo. No, 2 va bene. Quindi ora tu, reggente, devi decidere chi andrà, Oltre a te, secondo me. Io vado di sicuro. anche perché scende la notte e tu vedi bene di notte. Esatto, io vado di sicuro e poi mi prendo la... Come mai? Strano. Ok. Uno, perché casualmente le frecce arrivano nella schiena quando meno te lo aspetti. No, perché lei è una macchina da guardia, non lo so. Non avete molto tempo di gestire la situazione. Eliabro chiama 3 uomini e dice: voi 3 con loro 2
in perlustrazione e mi raccomando, e dice qualcosa nelle orecchie di questi obliti, fondamentalmente. Raccomandazioni personali. Tu che sei vicino a lui, se vuoi fare un tiro di Sì. prova per sentire cosa dice, lo puoi fare. Sì, giusto che non sia uccidili mentre viene allontanato. Sì, 18 su 40. Perfetto, gli dice fondamentalmente che non scappino. Se provano a fare qualunque cosa in alleanza con gli arcieri, uccideteli piuttosto ne vale la vostra vita. E dice: se invece ingaggiano gli arcieri, aiutateli, ma non fin troppo, non troppissimo. Non dice non aiutateli, non troppissimo. Io invece, Che faccia da culo. facendo in Aiutateli, ma modo, ritornate vivi. quando lei si avvicina e capiamo la situazione, facendo in modo che lui mi senta, dico: Biante, se possibile li voglio vivi, li voglio interrogare per sapere chi è il responsabile di questa follia. Ok. Voi due andate, voi due rimanete, di voi due al palazzo parleremo dopo. Voi con i 3 opliti, Noi veniamo a scoprire comunque cosa sta succedendo. no, voi non vi però- parlate tutti e quattro. No, intendo. No, tutti avete sentito perché eravamo lì. l'oplita Ah, ok. ha urlato Questo e era ha quello. tirato da tutti, Volevo sapete solo sapere tutto questo. quello che è stato detto, Ok, perfetto. ok? Grazie. Ma non avete sappiamo ancora le modo di informazioni parlare. private di ciascuno. Le posizioni private no, esatto. Quindi dicevo, Aghipo e Pinto state in un attimo di freeze, seguiamo con la telecamera andando avanti veloce, Telesforo, Biante e 3 opliti che si stanno dirigendo verso il bosco che abbraccia la valle. Mentre scendiamo giù, io e lui abbiamo tempo a parlare un attimino, magari un paio di metri davanti rispetto agli opliti. Sì, perché vi state armando, preparando e tutto. È Sì, io normale. dico: Schiava, portami il mio arco e le mie frecce. Certo. E nel frattempo io ti aggiornerei sulle preghiere che ho fatto e ti dirò che so bene qual è la tua posizione, ma fratello, io non apprezzo molto gli intrighi o i doppi giochi, come sai, e gli dei hanno parlato. In questo momento qualcuno sta gettando infamia sulla nostra famiglia e pagherà per questo. Tu sei Quindi me- sono molto scuri in volto. Io sinceramente lo apprezzo e rincarerò la dose dicendoti che, guarda, se tutto fosse rimasto come dalle nostre tradizioni questo non sarebbe mai successo, il nostro nome neanche sarebbe stato avvicinato all'onta di qualcosa di simile. Pensaci. Le tradizioni a volte vanno modificate per la pace e la sicurezza dei più fragili. Io Non mi- tutti abbiamo le tue capacità di difendersi. Devo anche preoccuparmi dei più anziani e dei più giovani. Io mi lego il mantello, mi sistemo la testa di toro. Beh, io capisco il tuo punto di vista, però i miei occhi mi dicono anche che tanta sicurezza qua dentro non c'è stata, nonostante questi accordi. Ne vale davvero la pena, quindi. Ci sono stati morti, intrighi, ci sono stati... E la politica. C'erano anche prima della lotta. Esatto. e infatti, però almeno prima avevamo la nostra identità. Quello sì. Allora, non potete stare a fare No, le no. ciance, vi avvicinate. La prima cosa che vi chiedo Posso considerare di sapere quello che ha scoperto lui? No, No? ci sono gli opliti e tutto, un po' un delirio. no, in questo momento. Poi non secondo me controllo. lui non so neanche quanto voglia dirlo. Ma detto In questo questo, momento è uno dei motivi per cui sono vi qui. chiedo gentilmente un tiro di preo, ma sia per notare le cose. Ok. Sì, non sto nelle cose. 33, quindi immagino di Conta. sì. 38 su 70. Entrambi notate che nel bosco ci sono delle lucciole. Sapete benissimo, è una cosa, è una tradizione militare Toi, utilizzare dei segnali luminosi per comunicare a distanza. Ok. Peccato che voi siete degli Zeugridas di stirpe Toi, quindi siete voi che avete insegnato ai vostri uomini a usarli. Tiro di psiche per poterli interpretare. Questo mi sa che dovrei farlo tu, fratello. Io mi avevo il 25. Io al momento ho 15. Come 15? Perché io ho preso fratello, 10. non ti vedo molto assennato. Ho fatto 25. Nice, giusto. Cioè, 25 su 25. Incredibile sta cosa. 46 su 45. Peccato. In questo caso Biante, nel senso tu non sei sicuro di un'interpretazione dei segnali, Biante, nonostante Perché tu lo fanno sia, male. nonostante tu sia il glaucopide. Ah no, scusa, 46 su 50, sto guardando Soma. Allora, siete d'accordo entrambi.
sull'interpretazione di questi segnali luminosi. Questo vuol dire che avete un vantaggio tattico perché sapete dove sono i drappelli e come si stanno svolgendo. Ora la cosa importante è capire che approccio volete avere, perché Inquisitorio direi prima di tutto. E quanti sono? allora puoi ipotizzare da quello che vedi che ci saranno un 4-5 drappelli, ognuno composto da 5-6 persone. Anche perché se si avvicinano Noi al siamo 5 stronzi. sì, no, però Quattro stronzi. ma voi non siete lì per uccidere un esercito, siete lì per capire la situazione, sventare la situazione e riportare le informazioni. Ok. E in base Però a... sono larghi, capite? Sì. Cioè, usare i segnali No, luminosi certo, vuol vuol dire dire che sono che molto fondamentalmente sono molto lontani. Ingaggiarne uno vuol dire che gli altri non se ne accorgono. Se Ok. non fate ovviamente fuoco No, in fiamme. vorrei intercettarne uno, un gruppo, così poi da poter utilizzare i segnali luminosi per portare gli altri dove voglio. Prima, visto... Anche solo dalla ritirata. Sì, esatto. Ritirata sono 200 In scappati. realtà non potete già farli i segnali luminosi. No, perché loro sanno che sono in determinate posizioni. Se arriva un segnale luminoso a culo. Di cui non avete una lanterna, forse di un certo No, punto. non ci sta. Ma a parte quello, io ti direi prima magari cerchiamo un attimino di capire chi sono e perché sono qua. No, io li voglio prendere vivi e questo di base, quelli che attacchiamo. Ma poi ti spiego, vorrei utilizzare la loro lanterna per dare un segnale falso, così da indurre gli altri ad andarsene. Sono d'accordissimo sulla tattica da guerra. L'unica cosa che aggiungerei è prima cerchiamo di capire chi è il nemico e chi l'amico. Ok. Tintingo le frecce nel veleno. Quindi Nemico? Quale nemico? vi avvicinate? Sì, le disegno un simbolo sulla spalla. Vi avvicinate come? Silenziosi e letali. Silenziosi e letali, quindi un tiro di soma che governa anche la destrezza e la furtività. Quarti. Io Il nostro prode nume tutelare dice: notevole mossa molto astuta quella di rubare le lanterne segnaletiche. certo. Lo fanno in ogni sessione, ma non te lo vuoi. È degno da reggente. È la gente delle lanterne. Esatto. Sì, Reggente. Fallitissimo io. Riuscito. Ok. 44 sai 50. cos'è? La testa di mucca che Un pochino. Io vi dirò, il tiro di pneuma per notarvi degli arcieri è stato un 100. Bene. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mai e poi mai si sarebbero immaginati che dal lato esterno sarebbe arrivato qualcuno. Giustamente Telesforo è colui che vede veramente meglio al buio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che riuscite ad avvicinarvi silenziosamente, tu Telesforo hai un po' di vantaggio prima che arrivi lei. Puoi vedere un po' prima, interagire un po' prima, esatto. attaccare un po' prima. Perfetto. Poi io uso l'arco, quindi in realtà non è che gli vado in bocca. Allora, fai un tiro di psiche. 002. Madonna. Allora, quello che vedi ti preoccupano un poco. C'è un drappello di arcieri, No. 5-6 arcieri, guidati da una camantide Che conosce? e uno dei servi di Getilo, tuo zio. figlio di un cane. Fondamentalmente, cosa dire, ogni drappello evidentemente ha una camantide che fa i segnali, che guida 6 arcieri Attusas che seguiranno gli ordini pagati da 002. Lo conosci anche chi è. Quindi tu sei lì, Sì. sai che gli arcieri sono pagati e tu hai tanti soldi quanto tuo zio, se non di più, e c'è un tizio che li sta gestendo. Ok. Cosa fai? Allora, quello che E hai voglio un attimo fare- di vantaggio su di lei, che sennò poi entra anche lei in scena. Allora, quello che voglio fare, anche perché ho gli altri dietro e voglio dare una prova di forza e non di diplomazia in questo caso, sarà l'eliminazione del drappello e la prendere vivo il tizio. Il drappello non me ne frega un cazzo, sono mercenari e ucciderli non sarà un problema. Ok. Però il tizio lo voglio prendere vivo per interrogarlo. Quindi su chi ti vuoi lanciare tu adesso? Io allora mi lancerò con l'arco, io tengo Ah, l'arco, giusto. quindi aspetterò, farò segnali a lei, Ok. classici Di attaccare? per attaccare e poi tirerò con l'arco. Impallinare la Problema. Ok. Vabbè, io non te posso Su chi miri? Allora, io vorrei mirare al quello che conosco, Ok, alla camantide. colpendolo alle gambe, così che sia impossibile per lui scappare. Perfetto. Allora, dai l'ordine. Sì, esatto. Biante carica
i suoi Scusate, non attaccare potenti quadricipiti, tu carichi l'arco, I tre che... punti verso allora- le cosce, fai per scoccare e andiamo al palazzo degli Acamantidi. E i tre con loro attaccheranno, no? Sono sparare I tre con loro. Non lo sai, tu sei nel palazzo No, degli no, ma è Acamantidi normale. e c'è una cosa molto importante perché la situazione è molto tesa. Sì. immagino. La situazione è molto tesa perché fondamentalmente c'è Corefo è è un giovane leone ferito nell'orgoglio, giusto? Che vedete che sta macerando. Eliabro è un vecchio leone ferito nell'onore, perché vedete che non sta sopportando questa situazione. Pasitea è abbastanza calma, in disparte. Cribonio guarda la scena con attenzione, anche lì un po' in disparte. Luzzo sta parlando con Corefo. Voi due penso vi siate ravvicinati. Sì, Mi dico, racconti quello che... dico che abbiamo un problema perché in realtà Glauco è stato ucciso, non è un serpente come nostra madre. Non avevo ancora collegato le cose, ma è un veleno non di serpente. Vorrei anche dirlo a Eliabro e portarlo in un posto tranquillo, però non so come possa prendere visto il corpo di suo figlio. Papà, no. Però vuol dire che qualcuno sta tramando contro la nostra famiglia e loro. No, finché tramano contro di loro, che cazzo, l'importante ma è che sia insomma, sicuro che non Pasitea. Si avvicina a voi Corefo, insieme a Luzzo. Vi guarda e vi dice: miei cari parenti, già lì, Giusto, sono parenti. Corretto. la vostra vita dipende dalla clemenza di mio padre, un uomo non famoso per il suo buon cuore. Non credo che sopravviverete a questa notte. Io sono certo della vostra lealtà e credo che non vi sia il vostro coinvolgimento in questo tranello. Ascoltatemi. Mio padre è un uomo ingiusto e crudele, pronto a uccidervi. Avete visto con quale freddezza ha accolto la morte di un figlio e con quale disprezzo ha trattato l'unico figlio che gli è rimasto in vita, senza neanche onorare le sue volontà e i giochi funebri. Abbassa un po' la voce. È giunto per lui il tempo di morire. Molti opliti mi sono fedeli. Aiutatemi a rovesciare questo tiranno e io vi prometto il rispetto dei nostri patti e la vita. Voi e ovviamente gli schiavi che portate con voi, che sono comunque una forza in grado di spostare un po', se gli opliti sono 50 e 50. Dico con tutto il dovuto rispetto, non eravamo qui prima per fare del male alla vostra famiglia, non siamo qui per fare del male alla vostra famiglia. Se avete dei problemi in famiglia dovete discuterne tra voi e vostro padre. Non sarò... Però ci stai che Diablo possa avervi uccidere. Sì, dico, però fin tanto che non sono in pericolo non metterò... Ok. Pinno che io dici? non sono per la... Violenza. No. Io sono scosso. E vedi Draghi. È un momento, devi decidere se schierarti con Corefo e attaccare il Diablo oppure se rifiutare di aiutarlo. In questo momento tu vorresti attaccare adesso? Sì. Mentre Sei un gigante, per Dio, potessi schiacciare teschi tra le tue cosce come uova di quaglia. Ok. Io vorrei ancora intervenire nel discorso. Posso Sì, dire la mamma di roba? Crystal. Ah. Quel fenomenale ridoppiaggio del Cavaliere Zodiaco. No, ma c'era anche un'altra cosa Sì, delle uova di Zangief. Ah, Zangief. Posso mentre Aspetta, tu hai risposto, dai tempo no. di rispondere e poi tu dici cosa fai. a questo punto metto in gioco quello che so, dico durante il trambusto di prima Pingo, aspetta, Pingo, no, quando vuoi rispondi, sei rispondi. perché No, mi sta rispondi. prendendo tempo, quando vuoi. Io cerco di però se Dicevi, vuoi- durante il trambusto di prima? Il cielo. ho deciso di controllare e dare omaggio al corpo di tuo fratello Mm. e tuo fratello non è morto per un morso di serpente, come non è morta per un morso di serpente nostra madre. Mm.
quello è un veleno. Ed è un veleno che non è un veleno di serpente, io dico anche il Dosoneiros. Ma chi l'ha ucciso? È questo il punto. Quindi ripeto, tutto quello che sta succedendo è qualcuno che sta mettendo. Ma non ci sono ferite. Cioè lui chiede com'è possibile che questo. Io dico, il morso del serpente non è un morso del serpente, è qualcosa che è stato iniettato nel collo di tuo fratello. Ok? E un anello. quindi c'è qualcuno che sta mettendo i bastoni tra le ruote alla nostra alleanza per farci distruggere a vicenda Ok. e prendere il comando della città e di tutto. Ebbene, lo affronteremo insieme una volta che mio padre sarà morto. Giusto. Te lo prometto. Posso dire, non è il momento adatto. Anche fosse il momento, cioè non è. Aghipo il saggio e ponderato ci sta. Dico, in questo momento c'è qualcuno che ci sta attaccando, tu vorresti sprecare le tue forze per uccidere tuo padre, poi magari venire ucciso da una forza maggiore. Non è il momento più saggio. Tu sei saggio e ponderato. Però in questo momento lui è oltre, è, come si dice, imbiante, come si dice da queste parti, e si gira verso Pindo cercando almeno il tuo appoggio, perché basta una camantide che gli schiavi vadano. Sì, no? sì. A casa della reggente, se si muove poi di frusta. Sono visibilmente scosso, gli occhi un po' velati dalle lacrime del ricordo delle conferme che nostra madre è stata uccisa e tutto quanto. Quindi gli metto entrambe le mie mani sulle spalle, come un fratello, gli parlo da vicino e gli dico: fratello, in questa ora il dolore mi pervade e la mia mente non è lucida, ma uccidere tuo padre qui e ora sotto lo sguardo degli dei che hanno osservato i nostri riti e che sono venuti a portare via l'anima di tuo fratello potrebbe essere quello che ucciderà le nostre famiglie. Ti prego di riconsiderare questo. Non ti chiedo di amare tuo padre, ma ti chiedo di attendere. Ok, fai un tiro di Sarx difficilissimo. E nel mentre c'ha gli occhi di bianchi per le visioni. Ci provo io, ragazzi. Vecchio. Dall'alto del mio difficilissimo 40, no. Ma fai 001, fai ci vuole 001, un miracolo. 001. Ci provo. Posso spendere volontà? Sì. Perché non è una delle state che mi è stata abbassata, quindi spendo. Però non posso dire una cosa, in questo momento non conviene. Tanto se un tiro di No, difficilissimo no, devi no, stare no. basso. Conviene. Lui vuole. Non è che devi stare basso, volta se più 10 a farcela. Ah, ok, fare, tu dici un tiro difficile, ma. Ah, ok. Cioè, farò tanto se lo mouse di 20 e Ah, ok. 28! Dai. tu hai 40 50. più uno 50. Anche meno 20. Ok. E l'ho chiamato fratello, cioè proprio il massimo che potessi fare per tenere Ok. buono. Che per una cavandide che chiama un iscusante. Vedi che Ma siamo uniti nel lutto per un omicidio. Qualcuno sta uccidendo. Sta le nostre dicendo siamo famiglie. uniti in un omicidio. vedi che nel momento in cui lo guardi negli occhi è come se comunicassi con lui una visione condivisa. Ok. Vedete l'uno negli occhi dell'altro Corefo che si allontana da voi infastidito, che prende una lancia, la scaglia verso suo padre e torniamo al bosco. Però questa è una visione. Visione al momento, Ok. così pare. Ok, al bosco, tu hai l'ordine di andare, lui aspetta, tu vai. Sì, io cercherei di fare tatticamente un approccio abbastanza ben pensato, Ignorante. perché mi immagino che da ciò che aveva Sì, sentito puoi stare alle spalle. e mi avrà detto i tre opliti me li sogno come o me li vedo dopo un po', magari che arrivano con A calma. rigor di logica, voi siete vestiti da camantidi, quello lì è una camantide, non è che gli arcieri Attusa sticchiati carichino il volo se ti vedono. No, però io cercherei magari di scagliare il giavellotto sul primo, magari ancora in mezzo alla boscaglia in modo che non mi vedano, cercare magari di cambiare posizione e attaccare gli altri da un'altra parte, in modo da magari decimarli prima di arrivare in mischia che sarò solo. Prova a lanciare il giavellotto. Ok. Soma. Avete il più 6%, ti do sto giro hai il copricapo, hai l'egida degli camantidi.
Tu hai quel più 3%. Allora, il copricapo mi aumenta anche il... Ma non lo so, era per dire Ah, così. no, infatti. Io ho 55 più 6 più un... niente. Per 6 non era contro l'altra famiglia. Sì, sì. Ah, già giusto, quindi questo no. Ho 55 pulito allora. Ritirato su. E colpisco perché faccio 26. Nice. Perfetto. Quindi il giavellotto quanto danno fa? 35. Fai 35 di danno. Ok. Questo mi cipsa. E con dove colpisci? Perché tipo il colpo al torace sono più 5, colpo Dove al è testa mirato? 10. Allora, Al visto bersaglio grande. che... Esatto. Da sempre. No, in che locazione? Ma io tendenzialmente, se lui mi ha detto uccidi i mercenari che tanto loro non ce ne facciamo niente, io mirerei a punti più vitali, quindi testa se riesco, o petto, nel senso qualcosa di... Petto è più facile. Colpire a distanza sempre il torace. Esatto. No, più che Bersaglio altro più grande. è capire se... A meno che non sia un dio come me l'hai dato. Me la sono tirata, però 99. Ok. Fondamentalmente miri alla gola. Ma c'è un malo, so scegliere la zona? No, No. è una cosa puramente narrativa. Ok. Se la narri bene ci sta. E lui li vede, loro non non lo aspettano, però tu non avevi passato il tiro di nascondere, quindi non so quanto velocemente posso spostarti. Però sicuramente ti posso dire che, visto che l'hai quasi ucciso, lanci il giavellotto e gli trapassi la gola. Quindi c'è il primo Carceratusas che rimane così, con la lancia piantata nell'albero dietro, e lui che direttamente scende lì. In quel momento parte la freccia di... Al ginocchio. Esatto. Tu sei un po' più avventuriero. No. Quanto hai fatto? 66 su 73. No, 73 su 66. 73 su 66 no. La freccia sibila brevemente a breve distanza, ma non ce la fai. Sono stati presi di sorpresa, ci mettono un attimo a capire da dove arriva la situazione. Anche Se perché tu lui vuoi si è- spostarti da dove sei, però questo giro non puoi attaccare, loro possono cercarti. Se lo attacchi, Io cambierei solo una cosa. Lui vedo che ha mancato il bersaglio. Sì. Questo arciere, visto che conosco queste tattiche militari, come funzionano? Nel senso, deve spostarsi per andare a usare delle fiaccole o come... no, questo tizio che porta le fiaccole, se adesso desse un segnale, può dare l'allarme. E chi è? È quello a cui stava mirando lui? Certo, è l'unico Acamantide. Lo vado a neutralizzare. Cioè il tuo principale obiettivo è neutralizzare la possibilità che lui possa usare la lanterna, giusto? Cioè, io mi aspettavo che cadesse a terra, lo vedo, Certo. vedo la freccia. Quindi dico- non è più il giavellotto, avrai i pugnali. Sì, il pugnale. Ok, sfoderi i pugnali e, visto che gli altri sono stati colti di sorpresa, scatti dritto verso la Camantide. Ok, tu vuoi ancora provare a dargli una freccia prima? Se la vedo scattare, lei è un bersaglio in mezzo a me. Non dico Quindi- prima che lei scatti, tu sei Ah. ovviamente prima. Sì. Hai mancato la prima, tiri la seconda, magari lui cambia direzione. sì, Prego, vai. Uso un Bersaglio punto di voluntas. Ok. Esattamente. Ok, ho fatto 10 su 76. Ok. Oh. Pensa tu alla mia presa. Ne ho perforata Hai sulla gamba e mirato quella 10. alla gamba e quanti... Ginocchio, rotto. Allora, io gli faccio 25 danni con l'arco. Ok. Quindi lui si... Anzi, vi ho fatto 10 su 70 perché se spendo un punto nei tiri con l'arco prendo 15, non prendo 10. Comunque l'hai strapreso, gli fai un botto di danno, lui gli prendi il ginocchio, lui si inginocchia, Lascia cadere la prova. e vedi il treno biante che sta per arrivare alla sua Sì, faccia. esatto, da una ginocchiata in faccia. via. L'unica cosa è che biante è aggressive, forse dovresti dirle una cosa. Vivo. Cercherei con una mano di afferrare la lanterna, perché se ce l'ho io non dando segnali Ok. di allarme, e con l'altra mano cercherei di accoltellare uno degli altri, uno dei mercenari. La madonna, è sempre queste cose da uno. Vabbè, tanto l'altro è un... stiamo giocando assieme, sì. Allora, io direi così, tu arrivi, quello ha un dolore porco, non ci metterà certo a Ho impedire. un'idea, posso darti un'idea? Dammi idea. Sì, certo. Lui passa attraverso loro, ne pugnala uno e rotola davanti alla lanterna in modo che debbano passare attraverso di lui per recuperarlo. Va bene, Atletico. mi piace. Quindi vai e prova a pugnalare uno mentre corri verso la lanterna. Vai, Sina. 33. Nice. Quindi abbiamo nuove divinità che mi proteggono. Ok? Sì, Danno 15 Mm. dovrebbe essere. 15 Classe danni. leggera. Ok.
Ovviamente questi hanno una panoplia leggera, quindi un po' di danno lo assorbono e stavolta loro possono provare a parare. Hanno lo scudo? No, non hanno scudo, quindi ok. almeno 10. Però riesce a parare. Con l'arco di botto. Quindi anche con l'arco tu puoi comunque... Cioè puoi parare con qualunque cosa. Tutto è meno 10, lo scudo è 10. Vabbè, se io lascio dipende tu pari con l'arco non Poi dicevo però, Ma non è un gioco Mac. fai una prova di soma, No, visto che comunque nella oltre a quello vuoi Infatti, fare una roba Quindi figa. siamo nella realtà. E userei un... no, Sei tu quanti ne hai? non è Un ancora... filo di voi. No, non userei, guarda. No. Il mio numero sfortunato di stasera è 77, è già uscito 4 volte. Oh, Come hai le fatto anche un gambe paio delle di volte donne. 33? Le gambe delle donne. Vai per recuperare la lanterna, in realtà ti va bene che lui l'ha fatta cadere per il dolore, quindi non la può usare, ma non è ancora nelle tue mani. Ok, 1-2. Gli opliti comunque, visto che si va alla carica, nel senso scudo, lancia e vanno avanti, E- creando comunque per tutti... Anche per loro. Lui vivo. Sì. Ma tanto caricano gli arcieri, nel Perfetto. senso. Quindi alcuni arcieri automaticamente vanno a mirare contro gli opliti e non ci interessa che cosa facciano, tanto non li uccidono al volo. Un paio di arcieri si girano da dove è arrivata la freccia e si girano verso di te, vedono le insegne acamantidi e si fermano. Perché non puoi neanche dire che non sia lo zio che ha mandato a uccidere il traditore con la lanterna. Cioè, non è così automatico, uccido chi mi paga. Volendo, tu che hai osservato da fuori e non sei nel mezzo della capriola, puoi provare a inserirti dal punto di vista Ok. del fermare la situazione. Ok, allora lo faccio. Faccio qualche passo avanti, per esempio la prova fisica degli altri che possono riportarla al patriarca c'è stata. Io sono il reggente della famiglia e vi ordino di gettare le armi. Subito! Che approccio aggressivo, tira un Sarx. Fallito. Il tizio che ha mollato la lanterna si riprende un attimo dal dolore della gamba, apre gli occhi e quando tu gli dici gettate le armi, gli Sono dice il tuo signore. Sono il tuo signore. Evidentemente sei il capo della famiglia, se non sei il suo signore diretto, però ti guarda e fa Telesforo, Minchionus. Chionus, ma noi sappiamo che cosa vuol dire. Chionus, ho dato un ordine. E lui ti dice risparmiami la vita Gettate le armi. e riprova Sax perché sennò lui a questo punto Ok, stavolta ce l'ho fatta. ok. Non giocazzo. E a questo punto Chionus a questo punto dice agli arcieri abbassate le armi, costui è il reggente degli Acamantidi. Tutto Dio. Nel senso non è un bersaglio da abbattere. Comunque fondamentalmente ci sono 3 o 4 pliti, ci sei tu, c'è Viante, questo qua non si vuole mettere contro, ferma lo scontro perché saresti la prima persona che va a uccidere e lui vuole provare a sopravvivere. E gli arcieri fondamentalmente sono dei mercenari. Nessuno di loro è ancora, no, uno è morto di brutto, però fondamentalmente capita. fa parte del loro lavoro. Sono più soldi per i sopravvissuti. A un certo punto si fermano, sono mercenari di una certa professionisti, si fermano mantenendo però tutti l'arco tirato da poter tirare in un attimo. Io ne approfitterei per raccogliere la lanterna con calma. Ok, tu raccogli la lanterna e voi due vi mettete vicino a Chionus, il quale vi dice Voglio una spiegazione. sto solo eseguendo gli ordini, signore. Gli ordini di mio zio. E gli ordini di suo zio. E da un po' di tempo meglio, capisci tu che non è che può prenderli la sera stessa. Cioè c'è un piano dietro Sì, tutto sì, questo, sì. capisci? Però tuo zio non è lui che ha deciso la data della festa. Sì, lui ha semplicemente approfittato. La data della festa è arrivata dai Tesmidi. Sì. Quindi c'è un Dice- È arrivato dal palazzo dei Tesmidi. No, in ma ho realtà. capito dove vogliamo andare a parare. Sì, purtroppo sì. C'è delle marce di Circa mare. 40 minuti fa eravamo già arrivati. Vabbè, ma io non è che
C'è del marcio in Danimarca. La mia sorellina preferita, la E quindi vedi che lui piano piano qual è il suo piano? col suo ginocchio un pochettino affaticato cerca di arretrare. La prima cosa da fare è dare il segnale alle altre truppe, i traditori, di ritirarsi. Lei era la cosa. Però non sa il segnale, quindi... Lei lo sa, io lo Sì, sa. sì, sì. Tu So. sai il segnale, dai il segnale. Conoscete la cosa, quindi lei deve essere ritirato. E nei minuti che passeranno, vedete che in realtà c'è un po' di ritirata, poi c'è un segnale, e dice: ma che cazzo fate? C'è uno E scontro. parte il segnale, minchionus. In realtà, Però fondamentalmente fondamentalmente c'è un discorso di segnale annullato, cioè il dialogo a un certo punto dice ordine superiore, segnale annullato, dice bersaglio compromesso, cioè anche se dietro c'è lo zio che dice andate, fondamentalmente se uno dice no, comunque il discorso è che non Mandiamo il segnale del tipo i nemici sono molti di più. Sì, noi siamo esatto. 30, Comunque, loro sono 80. la missione annullata fa comunque perdere tempo, mettiamola così. Kionus si mette vicino a voi dicendo: io giurerò e testimonierò tutto quello che volete, sono solo un servo che portava gli ordini, mi dicevano di andare ad attaccare i Tesmidi, e da quel punto di vista lì rimaniamo al tiro di prima, è sincero, non era uccidete tutti, cioè non sapeva neanche che c'eravate per certi versi, o non era sicuro. Uno dei mercenari, quello che è un po' il capo di questo drappello, dice: noi ci hanno pagato. loro dice: noi ci hanno pagato, e ti guarda come dire, se tu sei il capo, cioè i mercenari sono molto, Sì. se tu sei il capo veramente il capo degli Accamantidi, allora noi siamo stati pagati questa somma e per questa somma ce ne andiamo. Fatto. Io non farei così in fretta. Perché? La situazione qua, come ben vedi, è marcia. Certo. Ho Ma paura. sentiamo. Hai troppa fiducia in questa alleanza. Come ben vedi, la gente continua a tradirsi. Chi non è fedele alla nostra famiglia sta continuando a cercare di pugnalarci alle spalle. Questi sono alleati. Mandarli via adesso o fra 2 ore non cambierà niente. Non sono alleati. Oh sì, finché li paghiamo sì. O in questo momento mi fido esclusivamente di 4 persone. E sottolineo questo 4. Compreso te. E che è la quarta? Lui, Noi 4. Ah, ok, di 3 persone ti fidi. Sì, di noi. oltre a me. Certo. Torniamo un attimo al palazzo. Volevo solo No, rispondere. E io quindi ti faccio notare di come sei arrivato a stringere alleanze, a spingere matrimoni, ma alla fine solo di queste persone ti fidi. Non Sei sono- davvero sicuro che questa scelta verrà ripagata? Non sono io. Inizio a pensare che non siano i Tesmidi i nostri nemici in questo momento. Torniamo. Ne parleremo lungo la via. Io comunque mi terrò la lanterna. Ci sta. Torniamo alla scena. Allora, Salve, sono la visione. voi vi state guardando negli occhi ed entrambi leggete negli occhi dell'altro una visione. Da una parte, cioè nel senso, tu vedete Corefo che prende la lancia verso il padre e lo trafigge. Cribonio ne prende le parti e nella lotta che ne viene fuori, Cribonio uccide Corefo. Nel vedere questo vivido, Corefo effettivamente si ferma un attimo per dire: se faccio questo morirò. E lui ti dice: io ti devo la vita. Si siede a terra, sudato marcio, e con un soffio è come se tutta la sua ubris, tutta la sua ira si perdessero, ma anche un po' la sua volontà, cioè come se diventasse fondamentalmente un sacco vuoto. Io mi inginocchio a fianco a lui, lo sorreggo e gli dico: i giorni migliori arriveranno, non avere timore. Cerco di rassicurarlo. Hai una moglie meravigliosa, hai un futuro davanti a te. Avendo impedito
clamorosamente, però ci stava tutta quella che era un combattimento potenziale nel palazzo. Se non fate altro torno a loro, se no ditemi. No, io non... No, io mentre dopo che l'ho calmato gli parlerò e dico vorrei trovare il modo adatto per riuscire a convincere anche tuo padre delle parole che ti ho detto rispetto di tuo fratello, suo figlio e di mia madre, però non penso Che siamo esatto, e non penso che saremo mai in grado, quindi vorrei capire da te se sai come poter convincere tuo padre di quello che ho. Volevo ucciderlo, quindi fa potere. No, esatto, però visto che lo vedo calmo è un modo anche per Ma qui c'è tuo papà di cosa? il fatto che suo figlio è stato ucciso, non che non è un morso di serpente, che Al sia momento la qualcuno. reputazione che ha quest'uomo è zero. Esatto, però prima o poi dovremo No, trovare il modo ha di zero dirlo. ascendente su suo padre. Però può provarci. Sì, ma è... No, però dico, dovremmo trovare il modo di dire e fare capire qual è Guarda, la non cosa. stasera. Esatto, no, dico in generale. Credo Dico, che lui comunque sia un medico rispettato, quindi non è la Sì, parola però è del della, primo- è della No, famiglia no, sbagliata. ma dico, non È è la parola rispettabile. mia che dico, secondo me lupus. Vabbè, tutto può, quello che può vuoi. essere un qualcosa che deve aspettare la loro Sì. risoluzione, non può essere fatto in questo istante. dico solo che dovremmo trovare il modo di. Un altro giorno. E starate a dirmi come farlo perché lo conosci meglio di no. Sì, ok. Però- Come dicevo a Creone. Ok, Ah, quindi a quello- questo punto, dopo un po', Lo accompagno, ci sediamo, prendiamo da bere, mangiamo. si prosegue quell'attesa di cosa succede, perché se per caso loro fallissero in realtà dovrebbe arrivare una salva di frecce e potreste Esatto. morire, quindi vi ritirate verso le rovine. Tesmi tutti di accampati quanti? Ah, sì, ok. cioè per darvi un'idea, tornando sì, un sì, attimo sì, ho capito, alla ho capito. casa, cioè non state qua all'esterno, ma vi mettete magari qua dentro o vi mettete lì dietro, cioè a dire gli opliti formano il muro, i nobili stanno dietro e la servitù sta nel suo angolino, eventuale carne da macello in caso di bisogno. Sì. Il mercenario fondamentalmente dice, beh, se questo è reggente e l'altro non è reggente, secondo me questo qua paga di... cioè Questo Ma lo paga, dobbiamo o più- pagarci davvero. Anche Ho perché più io taglio i sicurezza- fondi in 2 secondi. ho più sicurezza, quindi sentite che lanterne o non lanterne Siamo qualcos'altro italiano. piantano un fischio. Qua la gente cioè c'è un discorso di dire anarchia, non si capisce cosa, I mercenari se ne stanno andando, che è sta storia. eccetera eccetera. Il mercenario, un altro che sembra furbo, vuole fare Anche perché volevo proporre io una cosa. vuole fare carriera e gli dice quant'è la testa? Lo voglio, infatti era quello che volevo proporre. E Mi piace come pensa quest'uomo. Veramente. lo voglio vivo e in salute. Mio zio non è un guerriero, è un ubriacone che si diventa Ok. più con le donne che con le armi. Buono, ci facciamo sentire noi. L'importante è lavorare con dei professionisti. Questa è casa nostra. Ma sono degli arcieri a Tusas, sono dei professionisti. La cosa sarà di portarlo poi a casa nostra. Non qua, ma Non lì. Perché non credo che resteremo ancora no, tanto lì, voglio no, non risolverlo. penso che resteremo lì. Poi vuole lavare i panni sporchi in casa, Esatto. ha un senso. E lui Cioè è io andrò a dire è Non stato ci il sono, mio quindi zio, non ma ascoltatemi. mi occuperò Dopo un io della cosa. dopo un po' tornerete a sta villa dove gli opliti sono tutti sul chi vive, vedono arrivare voi, ovviamente sanno chi siete, ci sono altri 3 opliti dei Tesmidi e quindi vi lasciano passare e voi andate dietro, ripeto, tra le statue votive e l'arena della Taurobolia dove ci sono tutte le persone che stanno un po'. La situazione è quella che vedete, il diavolo molto teso, Pasite anche abbastanza tesa. Io quando arrivo la osservo, le sorrido, Mm? compiaciuto da un certo punto di vista, e poi proseguo. Del tipo, bello, hai giocato, brava, Bel tentativo. ma basta. Però lei capisce che tu hai capito. Sì, esatto. fondamentalmente, anche perché lei non è scema. Esatto. Ma perché questo? Ok. Tra giocatori. Ci siete tutti in uno spazio molto stretto. E Iabro dice, e quindi? Abbiamo scoperto esserci un traditore nella nostra famiglia. Mio zio Ghetilo ha pagato dei mercenari per attaccare questa casa. Abbiamo catturato uno di loro, interrogato e scoperto la verità.
abbiamo fatto in modo di allontanare gli altri così che non subirete attacchi. E dei miei soldati stanno già muovendo, dei mercenari stanno già muovendo per andare a catturare mio zio, così che possa pagare per questo insulto alle nostre famiglie, alla nostra famiglia. Io sono basito. Se già questo matrimonio non mi era particolarmente favorevole, il pensare che uno della famiglia Camantide abbia violato un patto tra famiglie, sconsacrato un matrimonio e fatta violenza contro gli dei mi fa pensare ancora una volta di più se sia giusto che ci siamo uniti come famiglia. Ma ricorda che sono stati gli stessi a Camantidi a difenderti, Mi risolverei. proprio perché ora che siamo uniti i problemi di una famiglia sono i problemi di tutti. Vedi che lui si fa il sax? Sì, ce l'ho fatta. Ok. Vedi che lui si Iniziamo ferma, a lui si tirare ferma un tirare attimo, col basto. si ferma un attimo come a Tipo considerare, gli faccio vedere l'anello. Vedi? come a considerare le tue parole, e Corefo, un attimo, come dire, tranquillizzato dalla situazione, gli dice: padre, poi le tue paure sono infondate, Glauco è stato ucciso. Spara la bomba! Drop the bomb! E io vi guardo. Sì, c'è un attimo di... Tutti lo faranno, ci saranno. E no, e tutti, sospiri. esatto, non capiscono. Sì, tutti Anch'io. così. Anch'io. E gli Abro dice: ma cosa stai dicendo? Trattando male un figlio che è un... Chi osa dire una cosa del genere? Quali prove? E io mi faccio l'antico. Voilà. Io oso dire questa cosa. E posso dire con certezza che quello che ha colpito vostro figlio, come quello che ha colpito nostra madre, non è un morso di un serpente, ma è un veleno iniettato da qualcuno per farci combattere e per farci distruggere a vicenda. E quel qualcuno a questo punto oserei dire che fosse nostro zio e qualcuno a lui vicino, perché se no non si spiegherebbe il suo attacco di stanotte. Però sembrava molto ben organizzato. Quindi reputo che il nostro zio abbia prima ucciso sua sorella, e questo ne parleremo con lui e cercheremo di venire a capo di questa cosa, e poi abbia fatto... Telesforo, c'è una cosa che non ti torna. Lo Lo zio non poteva so. sapere Uccidere qua. No, e non poteva sapere la serata della festa. No, ma quello io lo so. No, ma io... Se già prima lui non io lo dico, sa. io dico che qualcuno vicino a lui... No, io sto dicendo che tu hai... No, tu sei io se questo. prima ero scuro in volto, ora che ho scoperto che c'è il veleno dietro la morte di mia madre. E quindi? Aspetta un momento, dramma. E quindi l'ammazziamo, qua. No, non so. Io sono... Tu dici che non c'è un serpente, ma in verità il veleno è tra di noi, una serpe in seno, qualcuno ha tradito nostra madre, uccisa per avidità, potere, cosa? Chi può mai aver ucciso nostra madre solo per queste futili ragioni? Tu hai perso un fratello, tu hai perso un figlio, noi abbiamo perso nostra madre. Quanta morte deve ancora esserci in questa famiglia prima che ci sia la pace? Io ti metto una mano sulla spalla. Fratello, capisco i tuoi sentimenti, ma ora non lanciamoci in accuse che dividerebbero ancora di più la nostra famiglia. Interrogheremo il nostro zio, sluceremo la verità e verremo a capo. Il vero colpevole pagherà e verrà messo davanti ai suoi crimini. Invoco la maledizione degli dei su chiunque abbia osato alzare il suo pugnale. Neuma. Anche perché se fai 001 cade un fulmine E frigge la Troia. 67 che Neoma o meno 3. No, non l'ho fallito ovviamente. Ok, il problema è che Iabro non è scemo neanche lui. Cioè, nel senso, lui sa benissimo che se il fratello doveva organizzare degli mercenari, prenderli, caricarli, portarli lì, doveva sapere quando. Doveva sapere quando. Lui sa
chi è che ha deciso il luogo e la data di questo incontro. Nostra sorella. Esatto. Sì. Porca troia. Al che Iabro si gira verso Pasite e gli dice: tu serpe, tu come Rigone prima di te, perché lui e Rigone erano nemici, perché erano i capi lì. Vuoi solo il potere, vuoi solo la disfatta della mia famiglia, tu sei una serpe, e anche un paio di altri epiteti che forse non è il caso di ripetere, e si getta contro di lei, Cioè, per... anche perché non penso sia vero. Cioè, È la mia sorellina preferita, non posso permettere che gli faccia del male, lo fermo. E qua è un... Sono disposto a morire per lei. Ok, allora, tu corri a fermare Iabro, che è vecchio, quindi non è così... Tipo... non è così... Però lui corre fondamentalmente verso Pasitea. Tu cerchi di fermarlo. Anche Corefo cerca di fermare il padre. Fai un tiro di somma. Vabbè, 55 insomma, dai. So much. Insomma. Non devi spiegarti. Ho fallito tantissimo, ho fatto 97. Potresti riuscire a fare qualcosa. Ok, allora... 97. A parte rovinare i miei in piani. realtà ho detto che anche io volevo intervenire. E mi intrometto. scusa, cosa devi fare? No, mi metti in mezzo perché non penso sia. Anche se non penso che sia lei l'alleata di questo zio. Visto che non so ancora, non mi collegano a qualcosa. Tu non colleghi ancora. Cercate tutti di fermare. Il più lesto in tutto questo è Corefo, Bravo, Corefo. che è più veloce del padre. E dice cosa stai dicendo? Nel senso, e il padre gli dice: ma sei cretino, e rincara la dose e gli fa fare e gli fa fare 2+2. È molto convincente l'argomentazione del padre, quindi Ci sta. Sì. Corefo si gira, vedete che a un certo punto tutti gli sguardi vanno su Pasite. Anch'io, cioè, quando si riesco a realizzare il mio, sono addolorato. io in lacrime mi avvicino a Guarda. Ti prego, dimmi che mentono. E ti guarda, c'è Eliabro che viene trattenuto da Corefo, che gli sta arrivando. Sei tu che stai cercando di capire cosa succede, tu che non ti muovi, tu. Io prendo Esatto. mentre loro stanno facendo tutto ciò, inizio a far girare tra le mani il giavellotto che Sta portava per uccidere qualcuno per dare il colpo finale. alla sorella, una buona indiziata, tra le mani, così quello che avevo raccolto dal tizio fuori, e semplicemente cerco di intromettermi con la voce. Le dirò: nessuno ti crede e non fai che infangare tutto il nome della nostra famiglia. Almeno abbi la decenza di dire perché l'hai fatto. Lei a un certo punto, dopo tutte queste cose, si indurisce e dice: nessuno di voi avrebbe avuto le palle di fare quello che andava fatto. Se siete qua e non vi siete ancora uccisi è perché io ho accettato questo matrimonio. Sì, non ma perché nostra madre. non perché Telesforo la nostra madre aveva smesso di combattere. Almeno io ci ho provato. Poi si gira verso Pindo e gli dice: ti avrei risparmiato. Piango. E così Cade in ginocchio prende piangendo. la sua bellissima spilla con cui tiene i capelli, e quando la tira su notate che ha il doppio... La è forcina. una- Sì. è la doppia forcina. Visto che avevo il giavellotto in mano, se vedo una cosa del genere la miro e cerco di inchiodarla alla più vicina colonna disponibile. Tira. Tanto si sta suicidando in realtà. Sì, esatto. Vabbè, C'è lui, occhio, c'è però. lui di mezzo e lui Apro una parentesi. Uccidere E una fratricidio. sorella è pesante a livello di... Cioè, nel senso che se lei vuole uccidersi, hai Problema fatto... suo. Esatto. Se lei vuole uccidere Pindo, E io mi difendo. è difficile dire, puoi farlo. Se lei vuole uccidere No, Pindo, io vorrei farlo per mettere in chiaro che noi puro, Ok, che vai. noi puro sangue abbiamo una linea di condotta Vai. ineccepibile. puro sangue di lavoro. Vabbè, tu sei quello strambo della famiglia. E 16. Prende questo, le arriva un giavellotto nella spalla. no, ma anche sì, anche nella pancia, quindi lei lascia andare la presa
Io la raccolgo. E l'ultima cosa che fa ti passa una mano sul tuo faccione enorme e poi si accascia morta tra le tue braccia. Sono un uomo disperato. Io avanzerei, cercherei di sfruttare il momento per rafforzare la mia posizione, vale a dire, mentre uno raccoglie, l'altro tiene il cadavere, eccetera, io tengo la direzione non mi ricordo il nome del padre di Eliabro, No, e andando verso di lui continuerei a parlare ad alta voce in modo da farmi sentire a tutti i presenti dicendo: beh, forse qualcuno con un po' di polso avrebbe risolto la questione con meno sotterfugi, meno spargimento di sangue inutile e una linea di comando più sicura. Ora, Eliabro, sei ancora sicuro che la tua famiglia abbia la possibilità di fare questo? Sei ancora sicuro che le tue scelte fossero tanto azzeccate? Guarda, hai cercato di deridermi da quando sono arrivata qua, ma effettivamente mi sembra che adesso le cose siano un attimino diverse. Ok, e Eliabro però fondamentalmente una Camantide stava per attaccare il palazzo, una Camantide gli ha ucciso il figlio, una Camantide lo sta insultando. Io vorrei fare... E a questo punto Eliabro sbrocca e dice: basta, non voglio sentire una parola di più. Nessuno, non Tesmide uscirà vivo da questo palazzo. Perfetto. Se non mi dà la possibilità di provare a parlamentare... Lui l'ha tirata sì, e quindi lui ha già Considera questo, la nostra società è matriarcale, ha appena inchiodato l'altra tizia. Mentre lo dice, tutti gli opliti stanno per prendere le parti, uno sta per fare una cosa, uno sta per fare l'altra, Cribonio ti guarda, Trobe ti guarda. Io lo faccio tipo a Cribonio a questo punto. Dice, tu cerchi di fermare Cribonio da queste parti lì, state cercando di capire cosa fare, ma sta per partire le nozze rosse quando improvvisamente la tunica, il vestito iscuzzai di Eliabro si macchia di rosso da dietro e Eliabro si accascia al suolo morto. Grazie, Corefo l'ha pugnalato alle spalle e butta l'arma e dice basta, non ci sono né Tesmidi né Acamantidi, io vedo solo più una famiglia, dopodiché nel senso io non combatterò. E poi si va a mettere va a mettere una spalla da Pindo che sta piangendo sulla sorella. Io mi avvicino a lui e anche rivolto a loro e agli schiavi che probabilmente erano già nel fango. Schiaffeggia questo imbecille, per favore. Guardando malissimo lei, non la schiaffeggia perché uno mi si rompe la mano e due uno mi uccide. E hai ragione. C'è solo una famiglia e nemmeno nessuno di noi alzerà le armi contro di voi. La scena si chiude quindi fondamentalmente Corefo che getta la lama per terra. Io che faccio lo stesso gesto. Che tu che faccio questo gesto. Esatto. Corefo che va fondamentalmente a mettere un braccio sulla spalla dal lato degli Acamantidi e se posso permettermi piano piano insieme all'amarezza di Aghipo di tutto quello che sta succedendo si rannuvola il cielo e comincia a piovere portando via piano piano tutto il sangue da questo palazzo e Corefo guarda Telesforo e dice: non so se troveremo non so quale soluzione troveremo, ma qualunque soluzione troveremo, la troveremo senza sangue, vero fratello? Assolutamente, insieme. E poi si gira verso di te e ti dice: vero sorella, e ti porge la mano come gli scuzzai salutano i guerrieri. Questa volta la prenderei per restituire il gesto, però lo farei ancora trasportata dalla tensione del momento, con molta energia, quasi a sbilanciarlo. Ok, io chiuderei qua. In realtà si troverà una soluzione pacifica perché Corefo
sposerà Biante. Sarà un matrimonio combinato, per cui l'unico dovere di Corefo E di sarà essere inseminare il grembo di Biante. Per il resto potrà passare la vita ad amare Luzzo come ha sempre fatto e sempre farà. Telesforo potrà reggere entrambe le famiglie fino a quando il primo figlio maschio di Biante e di non sarà vivo. Chissà cosa succederà quando invece Telesforo si tromberà una principessa di un'altra città di nobile stirpe e marcerà su Beitris. Detto questo, direi che abbiamo finito. Io mi sono divertito. Io sono triste. Pindo è molto triste. Ma anche Luca è triste. Pindo, tu hai rovinato il mio piano perfetto. Pindo hai svoltato la one shot con quella Esatto. avendo fermato la furia Hai fratricida hai cambiato completamente la tragedia, ma le hai dato un bel Perché ora che è finita, il segreto che non poteva essere che io avevo un patto con Cribonio per fare in modo che alla morte del patriarca anche Corefo sarebbe morto e lui avrebbe sposato Pasitea perché l'amava veramente, e quindi non avrei mai dato mia sorella in sposa a un bastardo qualunque, ma a qualcuno che l'amava veramente. E sarei diventato il reggente di entrambe le famiglie. Sì, non era molto nobile questa cosa. Beh, io l'ho fatta diventare molto nobile. Certo. Allora io saluto la Gerofante E tu hai un po' rovinato l'idea. e saluto l'autore del gioco che dovrebbe essere ancora qui ad ascoltarci nonostante tutto questo tempo. Grazie del supporto, grazie delle immagini, grazie di aver creato questo mondo fantastico che voglio esplorare ancora. Meno triste la prossima volta. Era una tragedia. Sì, ma tutta mia la tragedia. È nostra sorella. Ma... Detto questo, buonanotte a c'è il sito, avremmo tutti. aiutato. Ricordatevi che sul sito di Fragment of the Past c'è il Kickstarter, c'è una pagina di Fragment of the Past, c'è una bellissima recensione da parte di un recensore d'eccezione su Train of the Sun Road. Esatto. Andiamo un attimo alla Live stanza from the affinché dungeon. noi tutti possiamo salutare. Ciao a tutti. Bye bye. Ciao. Che gli dei immortali vi proteggano tutti, specialmente Mentendados. Dados, il dio dell'alcol, il mai attento. Ciao! Ciao ciao.